stessa. Sulla parete di fondo la lunetta è campita dalla presenza del Cristo crocifisso con le immagini degli strumenti della passione. Questa si chiama l'Arma Christi ed è un antichissimo modo di raccontare la passione di Cristo attraverso proprio gli strumenti didascalicamente narrati. Ci sono i dadi, ci sono le vesti, i flagelli, colui che proferisce ingiurie, la scala, il velo della Veronica. Questo antico modo di raccontare la passione di Cristo verrà nel Settecento abbandonata a favore del sistema delle 14 stazioni della Via Crucis. L'altare dedicato a Sant'Augusta in questa cappella laterale è una struttura abbastanza complessa. Innanzitutto vediamo in primo piano questo altare che raccoglie le ossa della Santa e di altri santi con la sua mensa a forma di sarcofago, la tipica forma riservata ai martiri, di cui notiamo qui le palme del martirio. Si tratta di un'opera in marmo di Carrara e in marmo rosso di Francia, realizzata nel 1889 dal marmista e artista Arcangelo Zanette, a cui dobbiamo diverse opere importanti nel nostro territorio. Il secondo elemento invece è un dossale in pietra dorato con pesanti dorature che è datato 1476 e firmato da un artista che chiamiamo Giovanni Antonio da Marcador. Nel 1476, siamo quasi alle soglie del Cinquecento, questo artista riprende stilemi, modi che sono ancora del periodo gotico e organizza una perfetta narrazione della storia della fede del cristianesimo, mostrando la crocifissione, l'annunciazione, mostrando i santi cari alla devozione locale. L'elemento più prezioso è sicuramente l'arca di Sant'Augusta, che sorge dietro, a ridosso proprio dell'altare del 1889. Si tratta di un'arca sostenuta da colonne. Siamo in periodo veneziano, i veneziani avevano normato le tipologie anche delle tombe e le tombe sostenute da colonne erano riservate solo ai santi e ai beati. Qui abbiamo al centro l'immagine della Madonna col bambino in trono, l'immagine di Sant'Augusta e quella della sua nutrice Cita. Un'iscrizione spiega questa composizione e ci precisa anche che qui in basso ci sono delle figurine che rappresentano il podestà Soranzo e il pievano di Serravalle che attestarono il rinvenimento delle spoglie di Sant'Augusta nel 1450. Interessante è la presenza delle colonnine perché si è sviluppata intorno ad esse una devozione. Coloro che passano all'interno di queste colonne avranno la guarigione dal mal di schiena. Un altro elemento interessante, più tardo, è questo piccolo sacello. La statua è del Possamai e venne portata in processione qui nel 1925 e questa piccola struttura in ferro battuto racchiude una piccola cassa che si dice sia il luogo dove sono state trovate le spoglie di Sant'Augusta, ma probabilmente insomma questo non è così certo. Interessante è che qui questo segna il luogo dove fu trovato il corpo di Sant'Augusta e anche qui un'altra devozione taumaturgica, mettendo la testa all'interno di questa finestrella per ammirare, per onorare il luogo dove fu trovata la santa, si ottiene la guarigione dal mal di testa. La cappella di Sant'Augusta è il cuore del santuario. Qui troviamo l'arca della Santa e il sacello con l'urna. Questo spazio per noi si fa libro e così le pareti, gli intradossi e le vele del soffitto divengono pagine aperte sulle scritture, sulla devozione locale, sulla committenza. L'intervento pittorico risale alla metà del Quattrocento ed è assegnato al pittore Andrea da Cividal di Belluno, noto anche come Andrea da Treviso. Un artista che si attarda ai modi del gotico in una narrazione pervasa di naturalismo e di eleganza nella resa di ogni dettaglio. Concentriamo la nostra attenzione sull'affresco che raffigura l'incontro dei battuti e dei notabili serravallesi con Sant'Augusta grazie alla mediazione di San Lorenzo, titolare della confraternita. Come sappiamo, l'arte è espressione del pensiero, ma è anche materia ed è su quest'ultimo aspetto che ora poniamo l'attenzione.
Questo affresco si era ricoperto di efflorescenze che provocavano un vasto sbiancamento superficiale. Sono problemi che ricorrono negli affreschi antichi e hanno come causa l'umidità. In questo caso non si tratta però di umidità di risalita, il problema è probabilmente causato dal microclima interno. Piccolissime gocce d'acqua si posano sulla superficie come una rugiada, innescando poi reazioni chimiche e fisiche che compromettono la materia del dipinto e perciò la lettura dell'immagine. L'opera è stata salvata nel 2023 grazie ad un intervento di restauro manutentivo. Dopo le indagini chimico-stratigrafiche per il riconoscimento dei sali presenti, le efflorescenze sono state accuratamente rimosse. La pellicola pittorica è stata consolidata e ogni lacuna risarcita a stucco con sabbie, polveri di marmo e diversi tipi di calce. Da ultimo c'è stata l'integrazione pittorica ad acquerello, perciò rimovibile, al fine di dare all'immagine una lettura più completa possibile. Oggi apprezziamo finalmente questa vivida scena. Ecco Sant'Augusta. Le lettere che compongono il suo nome sono delineate in bianco ai lati dell'aureola, come nei dipinti medievali. È una principessa, ha la corona sul capo, la veste è di un verde brillante, il mantello rosso con i risvolti in pelliccia. I membri della confraternita dei Battuti di Serravalle indossano il saio bianco e hanno il flagello legato alla cintola. Sono quasi tutti incappucciati. Il loro stendardo processionale, svolazzante, raffigura la Madonna, fulcro della loro devozione. I notabili di Serravalle, raccolti in preghiere e trattenuti da San Lorenzo, attendono di presentarsi ad Augusta. L'opera si raccorda con le altre qui presenti. Sulla volta vi sono gli evangelisti e l'agnello mistico, sulla parete di fronte la Madonna col bambino in trono, mentre sulla parete di fondo ecco l'Arma Christi, Cristo crocifisso e ad uno i simboli della Passione. Restaurare è un processo minuzioso che ha bisogno di competenze tecniche, di manualità, di pazienza e soprattutto della sensibilità del restauratore. Ma solo così le opere, pur senza perdere i segni del tempo, tornano a vivere e potranno avere un futuro. A seguito della realizzazione della nuova chiesa all'indomani della peste, ruotata di 90 gradi rispetto alla precedente, viene realizzato il nuovo altare maggiore. Abbiamo la fortuna di avere ancora il documento che attesta il contratto tra la Scuola dei Battuti di Serravalle e Giovanni Battista dei Ghirlanduzzi, della famiglia degli intagliatori cenedesi, capaci di creare architetture lignee straordinarie con finiture dorate e policrome. In questo caso l'altare simula il marmo e rappresenta uno degli esiti più straordinari di questa famiglia cenedese. A seguito della realizzazione del bellissimo altare policromo è stata realizzata poi la pala. La pala si deve a un artista di origine veneziana, Francesco Matteazzi, che all'indomani della peste manzoniana, dopo il 1630, si sposta a Serravalle. Francesco Matteazzi è un artista che lavora proprio a fianco dei Ghirlanduzzi, come era stato o era forse ancora Silvestro Arnosti, e realizza per questo altare naturalmente un'iconografia che ricordi celebri innanzitutto la Santa, naturalmente accompagnata da una Madonna in gloria con Gesù Bambino e a un altro santo importante, San Biagio, santo taumaturgico, del quale venne rinvenuta insieme ai resti di Sant'Augusta una reliquia, la reliquia del cranio. Sotto la Madonna in gloria col suo bambino, i due santi sono ai lati della pala, nella porzione inferiore, e Sant'Augusta già ci rappresenta alcune delle sue caratteristiche. Insieme alla palma del martirio abbiamo la spada, la ruota dentata, la tenaglia e il fuoco nella mano destra. Fa da sfondo ai due santi una fortificazione che probabilmente nella mente e nei desideri dei committenti, i battuti, voleva ricordare la fortificazione di cui era costituito questo contesto, appunto il castello di Re Madrucco. La pala del Matteazzi comprende anche un'iscrizione che ricorda il nome dei Gastaldi della Scuola dei Battuti che vollero questa pala con l'anno di realizzazione, il 1653.
del patrimonio storico-artistico di questa chiesa ci sono due manufatti molto particolari che oggi sembrano dei dipinti. In realtà non si tratta di dipinti, ma si tratta di due paliotti che provengono da due delle cappelle che abbiamo incontrato durante il nostro cammino. E si tratta di paliotti di altari realizzati in cuoio, i cosiddetti cuori d'oro, una contrazione in termini del termine cuoi d'oro. Dunque il supporto per questi paliotti è questo materiale, il cuoio, che veniva lavorato e poi decorato. Cuoi d'oro perché molto spesso venivano utilizzati non soltanto i colori, ma anche delle finiture in argento e in oro, e inoltre l'arricchimento della decorazione attraverso l'utilizzo di punzoni metallici che venivano impressi con motivi diversi intorno a un centro e poi a una decorazione circolare. La decorazione di questi paliotti è parlante e consiste solitamente in una decorazione laterale creata appunto con i mezzi di cui vi ho parlato e con un centro che solitamente celebra il santo a cui è dedicato l'altare rispettivo. In questi casi, nei due casi che abbiamo citato, abbiamo un San Sebastiano e un San Pietro che provengono appunto dalle cappelle rispettive. Il santuario di Sant'Augusta si trova su un terrapieno a 335 metri d'altezza, in posizione privilegiata per ammirare Serravalle. Uno sguardo dall'alto rivela che tanti sono gli elementi che oggi caratterizzano questo spazio: la cappella di Sant'Elena, la scalinata, le tracce archeologiche, l'antica casa del pellegrino, il sagrato acciottolato, l'area prativa e ovviamente l'edificio sacro. Notiamo il campanile, eretto probabilmente al posto di un'antica torre e appoggiato sul lato meridionale della Cappella della Santa, che sappiamo essere in realtà il presbiterio della chiesa di metà Quattrocento. Non è facile immaginare una stratigrafia che ci aiuti a ricostruire con sicurezza l'aspetto che quest'area aveva in quell'epoca e seguire le successive trasformazioni. La più importante è costituita dall'ampliamento del XVII secolo, che ha davvero modificato sia le volumetrie che il linguaggio architettonico. Merita attenzione anche il portico, eretto nel 1854. La sua collocazione sembra volerci ricordare che qui, sulla parete di contatto con il santuario, oggi segnata da 3 grandi archi, sorgeva l'ingresso della chiesa del XV secolo. Le forme ogivali, espressione del gusto neogotico che ebbe grande fortuna tra 800 e 900, evocano anche l'epoca in cui quel primo edificio era stato eretto. Un basso muretto completato da pietre calcaree lo delimita e sostiene le 10 colonnine in arenaria su cui si impostano gli archi con catene in ferro battuto. Vi troviamo paramenti murari intonacati, il soffitto in legno e la pavimentazione in grandi lastre di pietra della Secca estratta dal fianco destro del lago di Santa Croce. Tanti materiali, ciascuno con un proprio degrado e la necessità di specifiche azioni di restauro affinché l'intera architettura possa essere conservata, utilizzata, valorizzata. Gli intonaci esterni sono stati consolidati e pazientemente liberati dai microorganismi che li avevano attaccati e oggi le 3 facciate splendono. Un'adeguata pulizia è stata riservata agli elementi in arenaria, ripristinando anche la bocciardatura rovinata da scritte e incisioni. Una colonnina rischiava addirittura di perdere la propria funzionalità, ma oggi è solida e in grado di reggere i propri archi. I paramenti interni sono stati liberati dai tanti strati di pittura sovrapposti in più di 150 anni, recuperando le tinteggiature a calce e le semplici decorazioni originarie. Il ferro delle catene e il legno del soffitto hanno ricevuto appositi trattamenti. Qui c'è anche una vera da pozzo in pietra d'Istria, datata 1557. È un pregevole manufatto cilindrico con coronamento ottagonale, dotato di archetto in ferro per sostenere la carrucola. In quest'area non ci sono corsi d'acqua, ma l'acqua è indispensabile per il santuario e chi lo custodisce, come pure per i tanti pellegrini che qui sono giunti nel corso dei secoli. L'opera venne collocata davanti all'antico ingresso della chiesa.
Non sappiamo quale fosse il suo originario contesto. Oggi è protetta dal portico che per i pellegrini e i camminatori non è solo il diaframma con il santuario quando la porta laterale viene aperta, ma è lo spazio armonioso dove concedersi una sosta di bellezza e serenità. si va, alziamo le mani, senti l'energia, muoviamo le braccia, 1, 2, 3, Carissimi, ben ritrovati in questa nuova puntata di A Tutto Grest, la rubrica nata per raccontare le esperienze estive nelle nostre parrocchie, nelle nostre comunità, in modo particolare appunto i Grest estivi che raccolgono negli oratori ragazzi, giovani, adulti per un'esperienza condivisa di festa e di gioco e di divertimento. Oggi la nostra puntata è speciale perché non siamo all'interno di un oratorio, bensì ci troviamo all'Isola dei Morti, dove le parrocchie dell'unità pastorale, le Grazie di Vidor, stanno passando un momento di insieme, di incontro e di gioco. Ma andiamo a conoscere questa esperienza, andiamo a conoscere i protagonisti e a vedere le immagini di questa giornata così speciale.
sotto lo frate sole, tutti La giornata di incontro dei Grest dell'unità pastorale Le Grazie di Vidor si è aperta con un momento di preghiera che ha dato il là alla giornata, a questo momento di condivisione e di festa, soprattutto tenendo conto della sacralità anche di questo luogo che ricorda appunto i caduti della prima guerra mondiale, un luogo allora che oggi ritorna a vivere con la gioia dei ragazzi, con i loro sorrisi, i loro momenti di festa, ma anche con un pensiero rivolto a chi su queste vie, su questi boschi ha lasciato la sua vita. Don Walter, parroco dell'unità pastorale di Vidor, vero? Siamo qui in una giornata speciale per i vostri Grest. Raccontaci un po' qual è questa iniziativa e come si svolge l'attività nelle tue parrocchie in questa estate particolare. Nell'unità pastorale Le Grazie il mese di luglio è dedicato ai Grest. Da una parte c'è Vidor e Colbertaldo che lo sviluppano nel pomeriggio, dall'altra parte c'è il riferimento a Moriago dove lo sviluppano al mattino. Da anni ormai c'è questa tradizione di vivere, viene chiamata il Palio dei Grest, l'occasione di una giornata insieme, tutta la giornata, in questa occasione qua all'Isola dei Morti, in cui i ragazzi si sfidano in tante abilità, occasione per condividere un momento di gioia e di festa insieme e anche un po' di competizione per vedere chi si porta a casa l'ambito premio di aver vinto il palio quest'anno, insomma. Una giornata speciale quindi oggi, ma dentro un percorso che già da qualche giorno, da qualche settimana le vostre parrocchie stanno vivendo. Qual è il tema che state affrontando insieme e come lo stanno vivendo i ragazzi? Siamo già alla terza settimana di questa esperienza, la tematica è Bella Fra, in riferimento agli 800 anni dalla morte di San Francesco, quindi prendere spunto da alcune indicazioni, alcune testimonianze, alcune esperienze vissute da San Francesco per tradurle poi nella nostra quotidianità, a iniziare dalle giornate del Grest dove cerchiamo sempre di dare degli stimoli per tradurre nella concretezza della giornata questi semplici insegnamenti. È un'occasione anche da vivere come parrocchia perché i due Grest sono ambedue parrocchiali e quindi condividere dei valori e momenti di crescita importanti che culminano poi anche con la proposta di essere presenti alla messa domenicale dove animare la celebrazione per condividere tutto questo anche con le comunità. Allora un'occasione speciale per mettere insieme le varie comunità in un momento di festa, di gioco, di condivisione. Don Walter, quali sono un po' i numeri di questi Grest e di questa giornata? A Colbertaldo e Vidor abbiamo più di 70 bimbi e una quindicina di animatori supportati anche da una decina di mamme che collaborano per i vari laboratori. Dall'altra parte a Moriago abbiamo un 120 bambini iscritti, una quarantina di animatori che coordinano e curano sia i laboratori, le varie attività e i giochi previsti. Giubilate, yeah, che libertate. Siamo qui con Andrea, animatore del Grest di Vidor e Colbertaldo. Andrea, prova a raccontarci come si svolge il Grest a Vidor e Colbertaldo, la giornata tipo. La giornata tipo, escludendo il mercoledì, che come oggi siamo in uscita, siamo qui all'Isola dei Morti, le altre giornate sono strutturate con l'inizio all'accoglienza dalle 2 alle 2:30, dalle 2:30 alle 3:15 facciamo il Don fa il momento formativo dove parla di argomenti che ci aiutano a crescere. Dalle 3:15 alle 4:30 c'è il momento dei laboratori dove i ragazzi si dividono nei 4 laboratori e lavorano in questa ora e un quarto. Dalle 4:30 alle 5 c'è la ricreazione dove passano il tempo a rilassarsi un po' per poi riprendere dalle 5 alle 6:15 con i giochi e la chiusura alle 6:15 col ballo. Una giornata impegnativa, piena di attività. Come sono i bambini? Sono contenti di venire al Grest? Sì, io li vedo molto contenti, li vedo molto anche attivi. E quindi è anche bello trovare i bambini che si divertono, che ti rendono e che ti fanno passare una bella giornata. Valentina,
animatrice, coordinatrice del Grest di Moriago della Battaglia. Raccontaci un po' come funziona il Grest nella vostra parrocchia. Allora, noi iniziamo alle 7:45 con l'accoglienza dei bambini, fino alle 8:30 sono liberi di giocare, aspettiamo che arrivino tutti a seconda delle esigenze delle famiglie. Poi abbiamo la mattinata divisa in vari momenti. Il primo momento è il momento di preghiera dalle 8:30 alle 9, 9:15, dopodiché ci sono balletti e merenda e poi dalle 9:30 alle 11 fanno dei laboratori creativi che sono organizzati sulla base dell'età del bambino. Cioè il bambino di prima elementare ovviamente farà un laboratorio più adatto alle sue capacità, piuttosto che il bambino di terza media farà qualcosa di più difficile come pittura su vetro, pittura su ceramica, mentre il bambino di prima elementare magari punteggia il cartoncino, fa l'acquario colorato e alla fine, dopo alle 11, ci sarà invece il momento dei giochi di squadra o dei tornei a seconda dei giorni. Quest'anno facciamo dal lunedì al giovedì giochi di squadra e il venerdì dedicato ai tornei, che sono il torneo di calcio, pallavolo, calcetto, di un gioco che noi chiamiamo Bo, ma in realtà è il Tam Tam, abbiamo scoperto il vero nome, e ping pong. Dopodiché alle 12, 12:15 i genitori vengono a ritirarli e si va tutti a casa, ci si prepara e ci si riposa per il giorno dopo. Inoltre durante il Grest ogni settimana c'è una giornata speciale. La prima settimana facciamo il cinema all'aperto, quindi il venerdì sera accogliamo i ragazzi dietro nel campo che portano la coperta, le sedie e si guardano il cartone animato, il film da noi deciso, in modo anche da dare un po' di respiro ai genitori per una serata libera. La seconda settimana andiamo in gita in piscina, di solito lo facciamo di sabato, così da far sì che chi non può partecipare o non vuole partecipare non perda una giornata di Grest. La terza settimana siamo qui a fare il palio dei Grest e la quarta settimana c'è la serata finale che si conclude con il laboratorio di teatro, i balletti, le premiazioni dei tornei e la mostra dei lavoretti che hanno eseguito i ragazzi durante le 4 settimane. Valentina, cosa ti porti a casa dell'esperienza di animatrice di questo tempo passato con i ragazzi, i bambini e gli animatori? Molti mi dicono che sono matta perché ormai sono più di 25 anni che faccio l'animatrice io. Vengo a casa, mi porto a casa i sorrisi, mi porto a casa anche la fatica, dobbiamo essere onesti, però la gioia di vedere i bambini giocare insieme, di essere contenti di passare delle giornate diverse, gioia, tanta gioia di solito, tanta fatica insieme a tanta gioia. E poi devo essere onesta, è bello anche vedere che ci sono degli animatori giovani, quindi di 15-16 anni, che sono lì e passano le loro mattine e anche i loro pomeriggi spesso ad aiutare, che forse è più difficile coinvolgere gli adolescenti che i bambini piccoli. La gioia scoppia tra le mani che battono a tempo di una canzone. Cristina, raccontaci un po' com'è questa giornata, com'è strutturata l'attività soprattutto dei ragazzi più grandi. Allora, per i ragazzi più grandi abbiamo pensato di fare un gioco nel quale devono trovare gli animatori che sono nascosti e hanno un fischietto. Con il fischietto devono farsi trovare, esatto, però nell'ordine giusto. Quindi seguendo la storia di San Francesco devono trovare i vari animatori fino ad arrivare al disegno di San Francesco che è nascosto ovviamente nella chiesa qui all'Isola dei Morti. Cosa vi piace di questa giornata del Palio? La competizione fra compagni ma anche lo spirito di squadra che abbiamo appunto con i nostri compagni di squadra. Incontrare anche le persone di Vidor, di altri Grest, giocare e divertirsi insieme agli amici e stare insieme. Come sono gli animatori? Gentili e ci aiutano quando magari non riusciamo a capire un indizio. Cosa vi piace di questa giornata del Grest? Beh, si possono rafforzare le amicizie e quindi è molto bello incontrarsi con gli amici che magari non si vedono da un bel po' e anche la competitività è molto divertente e fa anche bene stare un po' all'aria aperta. Stare tutti insieme e collaborare in squadra. Stare tutti insieme e stare a contatto con la natura. Abbiamo visto in questa giornata tante maglie diverse, colorate e anche con un simbolo, con un logo. Cosa significa, Jonathan? La scritta Bella Fra significa un'amicizia, quando un amico e un altro amico si incontrano e fanno tipo così, il nostro saluto del Grest è questo, fai 1, 2 e poi fai Bella Fra. Eva, cosa ti piace di più del Grest? Allora, mi piacciono tanto gli animatori, stare con i miei amici e i giochi, un po' di velocità, ecco. Allora sei contenta di andare al Grest? Sì, ogni estate infatti ci vado, sono molto contenta. Maddalena, perché ti piace andare al Grest?
A me piace molto andare al Grest perché ci sono tutte le mie amiche e mi diverto molto e ci sono dei giochi molto divertenti, è sempre un modo per stare in compagnia e passare il pomeriggio. A me piace stare con le mie amiche e mi piace giocare. Perché mi diverto. Perché si sta in compagnia con gli amici. Per gli animatori, lavoretti e giochi. Giochiamo a Yu-Gi-Oh!, ci divertiamo. Da quanti anni vieni al Grest e perché ti piace partecipare? Vengo da 3 anni e mi piace partecipare perché giochiamo tutti insieme e ci divertiamo. Nei tuoi sorrisi, sul tuo volto la sua immagine, in tutto quello che fai. Siamo qui con Laura del Grest di Vidor e col Bertaldo. Cosa vuol dire da adulto aiutare gli animatori e i ragazzi in questa esperienza? Altri anni ho partecipato al Grest, da adulto mi arricchisce sempre le giornate trascorse insieme ai ragazzi e anche agli animatori. Cristina, ti piace fare l'animatrice al Grest? Certo, mi piace un sacco, è molto divertente e soprattutto dà molta soddisfazione con i bambini e con i ragazzi ovviamente. Poi organizzo i giochi, quindi vedere loro che si divertono, mi diverto anche io, è davvero molto bello. Tra animatori com'è il rapporto? C'è collaborazione? Sei contenta di questa esperienza? Sì, assolutamente, si impara ovviamente a collaborare, però è molto divertente, soprattutto perché ci si conosce, ci si vede ogni giorno e quindi si crea anche un legame molto profondo tra di noi. In questa magica danza, danza, danza. Don Walter, quanto è bello, quanto è importante che delle comunità, dei Grest si trovino insieme a passare una giornata nell'ottica della condivisione, nel gioco, nel divertimento, ma anche continuando a portare avanti quei messaggi che al Grest vengono proposti. Beh, penso sia un aspetto importante, come altrettanto importante, forse non abbiamo accennato, è quello che almeno noi cerchiamo e penso sia un po' dappertutto, una formazione degli animatori unitaria. È da 2 anni che cerchiamo di portare avanti questi incontri di formazione perché il progetto è unitario pur nelle diverse realtà che acquistano sfumature anche diverse, ma l'unicità del cammino assieme pur nella diversità è un arricchimento per tutti. L'idea è nel proseguio anche di individuare altre occasioni da condividere. Si sta pensando al mandato degli animatori in un'unica parrocchia per tutte e 4 le parrocchie ad esempio. Sono iniziative che penso abbiano una prospettiva e abbiano un significato e un valore proprio in riferimento al collegamento con le parrocchie di cui si proviene. Si conclude qui questa 4ª puntata di A Tutto Grest dal Palio dei Grest dell'Unità Pastorale Le Grazie di Vidor. Salutiamo e ringraziamo Don Walter e tutte le comunità che ci hanno ospitato. Si conclude qui anche questo nostro primo percorso di A Tutto Grest. Ci troveremo probabilmente tra qualche settimana con la fine di agosto e i primi di settembre con i Grest che si sviluppano in quel periodo. Ricordo che potete rivedere questa puntata sul sito www.latendatv.it o sul sito dell'Azione. Un caro saluto a tutti voi. Con tambore e guida andiamo a festeggiare.
La tradizionale bandiera di Serravalle torna a sventolare in piazza Flaminio grazie a Serravalle Viva. Com'è andata? Come si è arrivati alla giornata odierna? Non è stato difficile, noi abbiamo sempre avuto in carico il simbolo di Serravalle, la nostra bandiera, a cui siamo affezionatissimi. Se non sbaglio, mi dicono i miei predecessori, ne avevamo già usate 2. Durano circa 10-12 anni, però con il vento di Serravalle si lograno facilmente. Anche l'ultima che avevamo in gestione noi era stata riparata più di una volta, ma ormai era arrivata alla fine. Non è stato per nulla difficile per noi decidere di affrontare la spesa, che comunque è importante perché stiamo parlando di 100 metri quadri di bandiera e con dei tessuti tecnici importanti. Quando abbiamo deciso, è stato proposto di fare una raccolta fondi, io ero scettico, ma quando una volta istituita mi sono accorto che dopo 2 o 3 giorni avevamo raggiunto quasi la totalità della spesa, è stata una cosa veramente grande. Sapere, lo sapevamo già, ma vedere che i serravallesi, i vittoriesi, i nostri amici hanno di tasca loro contribuito volentieri a questo acquisto ci ha dato un'enorme gioia e anche una spinta per continuare. Adesso la genesi è stata lunga perché l'abbiamo dovuta richiedere, è stata fatta su misura, finalmente siamo riusciti a portarla in questa giornata particolare che coincide anche con una prima pedonalizzazione della quale non eravamo al corrente, ma crediamo che da cosa nasca cosa e anche questo può essere un contributo di tutti per la nascita e per la rivitalizzazione, se ne fosse bisogno, del nostro quartiere. Quindi una partecipazione corale nel creare questa nuova bandiera, un nuovo simbolo diciamo per Serravalle, che ha visto oggi una partecipazione veramente notevole da parte del pubblico che ha voluto prendere parte a questo momento inaugurale. Non siamo stupiti della partecipazione odierna, ma è sempre bello vedere l'attaccamento. Nel discorso introduttivo alla cerimonia ho proprio parlato di questo spiccato attaccamento dei serravallesi per Serravalle, di Vittorio Veneto per Serravalle, e quindi questa per me è stata solo una grandissima conferma. C'è stata la partecipazione anche del corpo bandistico di Cappella Maggiore. Quando verrà esposta la prossima volta la bandiera? Allora, noi non abbiamo un elenco di eventi, naturalmente adesso con l'avvicinarsi dei festeggiamenti di Sant'Augusta daremo sicuramente molto spazio, un contributo importante per la bandiera. Naturalmente noi dobbiamo personalmente ritirarla ogni sera, anche perché appunto sappiamo che a Serravalle, specie la sera e al mattino presto, il vento è molto forte, per cui è anche un dispendio di tempo e di energie. Comunque la nostra bandiera è sempre a disposizione, in primis per le nostre manifestazioni, ma anche a chiunque ne volesse avere la concessione per un giorno o per 2 giorni. Quindi sicuramente le prossime manifestazioni, che sono veramente dietro l'angolo, saranno e vedranno la nostra bandiera protagonista. Estate 2019. Nel cortile dell'oratorio di Anzano mi ritrovo con un amico, un giovinastro, un zarlatan direbbero quelli di Ceneda, no? E gli prospetto l'idea di provare a cimentarci in un progetto innovativo, qualche cosa di più robusto. Sai, mi piacerebbe fare una messa per intero, oppure non so, qualche cosa che sfidi il coro in un territorio a cui non è abituato. Passa un po' di tempo, passa qualche mese, arriva il Covid e sospende tutto. Ci ritroviamo un po' ammaccati ad avanzare con l'attività dei nostri cori, ma l'estate successiva questo giovine
Sapete che si dice no, sembra che non ti ascoltino mai, invece ti ascoltano. Mi richiama e mi dice guarda, che ne dici se facessimo il Gloria e il Magnificat di Vivaldi con 2 cori e l'orchestra, con il coro Anzano e il coro che io adesso dirigo, perché nel frattempo ho iniziato a dirigere un coro. Siamo nell'autunno del 2020 e nel mezzo dell'inverno, all'inizio di gennaio-febbraio 2021, da casa, perché il Covid non permette di provare, inizia l'avventura per il coro Anzano ed il coro Le Sorgenti del Gloria e del Magnificat di Vivaldi. È un'avventura curiosa perché queste parti per noi nuove che non conoscevamo le impariamo da casa, in DAD, direbbe qualcuno, con questi strumenti a cui non eravamo abituati. È un percorso che vede partecipi anche dei mostri sacri della musica. Chiediamo le collaborazioni di Mario Lanaro, di Lucio Golino, che ci aiutano a capire la musica che stiamo facendo. Si fissa anche la data, 7 dicembre, ma dell'anno scorso. E purtroppo un'altra volta la pandemia ci mette in difficoltà. Avremmo dovuto cantare mascherati, distanziati di 1 metro, e probabilmente questa bella cattedrale non sarebbe stata sufficiente. Allora rimandiamo tutto, si ricomincia da capo, ma finalmente il sereno, come la bella giornata di oggi, ritorna e la musica si può fare di nuovo. Allora un punto rimane fermo, la data, il 7 dicembre, oggi. Oggi siamo qui per presentarvi questo nostro lavoro durato così tanto tempo. Insomma, siamo, immaginatevi, a ridosso dei giorni in cui questo evento deve accadere e, accidenti, accade l'imprevisto, una sovrapposizione di date, agitazione, nervoso, va tutto a monte, adesso cosa facciamo? Gente che si strappa i capelli. Si discute, si ragiona come possiamo fare, incrociamo in questa chiacchierata, io e questo giovane che non nominerò, Sabrina Carraro. Con la collaborazione e la fantasia di queste persone si dice, aggiustiamo le date e proviamo a vedere se voi riuscite a fare il vostro concerto il 7. Siccome siamo qua, vuol dire che la soluzione è stata trovata. Allora, a questo punto chiedo, ma Sabrina, cosa avevi in programma che viene la Zumellese a cantare qui a Vittorio Veneto? E sai, c'è un'idea di beneficenza, potremmo lavorarci attorno assieme. Io dico sì, lavoriamoci sicuramente attorno assieme perché, sapete, sono un ragioniere, quindi ho subito detto possiamo risparmiare qualcosa sui costi, i volantini, l'organizzazione, come dire, ognuno ha i suoi difetti, no? Qualcuno invece che ha una visione un po' più alta dice, perché magari non mettere assieme 3 concerti, una triade di concerti dedicati a chi magari se la passa un po' peggio di noi. Benissimo, nasce l'idea. L'idea si chiama Voices for Amici di Ampasilava. E io dico, Ampasi che? Cosa vi posso dire di questa associazione? Io poco, però abbiamo qui con noi alcune persone che forse possono rendervi partecipi di questo progetto meglio di quanto possa fare io. E allora vorrei chiamare qui, all'ambone, Michele Carraro e Nicola, dico bene, Carraro, che vi racconteranno come mai un mucchio di cori del Vittoriese hanno a un certo punto deciso di mettersi assieme per condividere un percorso, se vogliamo, di volontariato. Ve li ricordo ad ogni modo questi altri 2 concerti che compongono la triade, in modo tale che, così numerosi siete questa sera e ne siamo lieti, possiate ritornare ad ascoltarci il 16 dicembre, sempre in questa cattedrale, con la corale Zumellese, il coro Coldilana e un duo voce e organo, Sara Cecchini e Emanuelo Darold. E il 20 dicembre, in chiesa a Salsa, sempre con il coro Coldilana, con gli sconcertati, con il coro Le Sorgenti di Maserada e il coro Note di Colore, che è il coro Anzano in piccolo, che ci sostituirà perché insomma noi siamo un po' stanchi per quell'occasione. Ecco, mettere assieme tutto questo
è stato un onore. Direi che vale la pena di ricordare anche l'aiuto che abbiamo avuto in questo progetto dalle aziende che ci hanno sostenuto e i cui loghi ritrovate nel libretto di Sala. Ecco, se scoprite magari che qualcuna di quelle produce, non lo so, qualcosa che vi piace, tenetene conto, perché mettere davanti la musica, l'arte, in un periodo in cui magari, che ne so, si pensa di più al costo dell'energia e ai conti che non tornano, è veramente un segno di come dire, attenzione alla cultura per niente scontato. Per niente scontato. Dunque ringraziamo tutti queste aziende che ci hanno aiutato in questo progetto. Ringrazio anche la Tenda TV, che generosamente si sta prestando nelle riprese di questa serata, e un saluto anche a chi ci segue direttamente da casa, purtroppo anche alcuni coristi che ahimè hanno dovuto dare forfait, indovinate perché si vede forse qualche influenza in giro. Un saluto insomma a tutti quanti voi. Ecco, allora, dal sostegno delle associazioni al sostegno verso Amici per Ampassilava. Grazie agli organizzatori, grazie a chi ci ha coinvolto e ci ospita, e grazie soprattutto a voi che siete qui così numerosi questa sera. Essere a Vittorio per noi, intendo dire per Michele e Dio, è una emozione particolare. A Vittorio sono nati i nostri genitori, hanno vissuto i nostri nonni. Io, Umberto ed io siamo nati ad Osigo, e queste chiese, questi luoghi fanno parte della nostra giovinezza e della nostra crescita. Michele è nato a Palmanova, ci siamo trasferiti a Torviscosa, dove un altro vittoriese, Franco Marinotti, aveva fatto costruire meglio la società italiana per la cellulosa, la società agricola industriale per la cellulosa italiana, la SAICI, e papà andò a lavorare lì. Ho studiato medicina, mi sono laureato e specializzato in neurologia e ho lavorato per 40 anni all'interno dell'ospedale di Trieste come neurologo. Michele ed io abbiamo due percorsi paralleli, io ho fatto il neurologo, lui ha fatto il nefrologo, basta una lettera, ha cambiato comunque la nostra vita e le nostre attitudini. Alla fine del mio percorso lavorativo mi è arrivata una letterina dicendo che a 65 anni ero inutile al nostro ospedale, e però ho avuto l'opportunità che un amico fraterno che ha seguito con me gli studi di neurologia e che siamo veramente amici, aveva avuto l'esperienza di conoscere un'organizzazione di Bologna che organizzava il volontariato in Madagascar, un volontariato puro, senza guadagni e solo con i costi, nel senso che tutto quello che si riesce a fare lo si riesce a fare senza averne neanche un indennizzo personale. E la cosa mi ha interessato e mi ha incuriosito, e ho detto, vediamo se un vecchio neurologo bollito per le nostre attività qui può avere qualche impatto in una realtà completamente diversa, in questo paese sperduto nel sud-ovest del Madagascar. Sperduto perché è un popolo lontano da tutto quello che noi conosciamo. L'unica cosa che rimane e che ci ha collegato al mondo era la rete wifi. Avevamo il telefono, potevamo comunicare, potevamo andare in internet, potevamo studiare, potevamo verificare le ipotesi e potevamo ampliare quelle che erano le nostre conoscenze mediche in un territorio completamente nuovo e diverso dai nostri orizzonti. L'esperienza che c'è stata è stata un'esperienza veramente travolgente, e già dopo il primo anno, nel 2018 e nel 2017, l'idea che Michele, che l'anno dopo sarebbe passato anche lui nella schiera dei non più utili, raggiungendo anche lui l'età della pensione, sarebbe stato molto utile come per le sue competenze specifiche.
Io mi occupavo più di neurologia, il problema dell'epilessia, ma che è un argomento molto importante, con questo mio amico fraterno Fabrizio Monti, che mi aveva fatto conoscere questa storia di questa associazione. Mi aveva detto: dai, vieni anche tu. Lui era già stato 2 volte e io quindi l'ho accompagnato per la sua terza esperienza, mia prima esperienza. E mi sono dovuto riciclare. Io mi occupavo di circolazione cerebrale, usavo gli ecografi e cercavo di capire se queste strutture potevano avere un impatto in una popolazione estremamente povera che non aveva strumenti, con un ospedale che peraltro allora festeggiava il 10° anno della sua esistenza, quando io ci sono arrivato per la prima volta. L'esperienza vi parlerà, non voglio ripetere cose, fare palpettoni troppo lunghi, Michele ne parlerà di più di questo, ma l'esperienza del contatto con questa gente semplicissima, di una umanità stratosferica, dove vedi bambini che ti sorridono per il piacere di sorriderti, che capiscono chi sei e anche pur non capendo tutto quello che noi facciamo, pur essendo completamente diversi, pur credendo che forse non siamo neanche tanto credibili, comunque ci hanno voluto bene e noi a loro abbiamo voluto veramente bene, almeno per quanto mi riguarda. Vi ringrazio per quanto potete essere vicini a questa associazione che, come vi ripeto, è un'associazione di volontariato puro, e do la parola a Michele. Grazie ancora. Buonasera. L'Associazione Amici di Ampassi Lava ha costruito dal 2006 al 2008 un ospedale in una zona desertica nel sud-ovest del Madagascar. Il Madagascar è, facendo una classifica reverse, è l'8° tra gli ultimi paesi del mondo, e la zona dove noi lavoriamo è la zona più ultima dell'ultimo dei paesi in termini economici. Ma nel Madagascar la salute pubblica è a pagamento. L'ospedale è stato costruito in 2 anni e donato allo Stato del Madagascar. Il dono era la restituzione dell'offerta del terreno che era stata fatta a chi voleva costruire l'ospedale vicino al villaggio. Il governo del Madagascar ha dato in gestione l'ospedale all'associazione, che ha come suo intento e compito di seguire solo questo ospedale. L'associazione ha assunto la gestione con il patto che l'associazione cura e curerà la parte economica e di fornitura dei materiali e delle strutture e di riammodernamento continuo dell'ospedale, e continuerà a mandare personale esperto con l'intento di insegnare alla popolazione, alle persone malgache che vogliono farlo, la medicina con le ultime tecnologie e conoscenze del mondo occidentale. Ma alla fine l'ospedale resterà dello Stato del Madagascar, che curerà di avere assunto il personale malgascio che gestisce l'ospedale. Allora l'associazione fornirà solo l'aiuto economico per mantenere una promessa assoluta. L'ospedale deve essere gratuito per gli ultimi degli ultimi. Il lavoro lì è emozionante se partiamo con il fatto che noi non siamo dei nuovi colonizzatori. Non andiamo a insegnare come si fa, andiamo a mostrare chi siamo, sperando che loro ci mostrino chi sono. Non vogliamo insegnare una nuova cultura, vogliamo imparare la cultura degli altri. Non vogliamo portare via nulla se non le emozioni. E quindi siamo alla ricerca perenne dell'armonia. L'armonia che è qui con noi, l'armonia di questo posto, l'armonia che il padrone di casa ci invita ad avere sempre, l'armonia dell'orchestra d'archi,
l'armonia del coro, l'armonia di essere vicini agli altri. Come possiamo? Grazie e buon concerto. Abbiamo chiuso questo inserto con l'armonia anche rispetto al luogo che ci ospita. E vorrei a questo punto dirvi anche perché abbiamo voluto scegliere questa data. Il 7 dicembre è la vigilia della festa dell'Immacolata, per cui ci sembrava particolarmente adatto il luogo, perché questa è la chiesa di Maria Assunta e gran parte del lavoro che vi presenteremo questa sera è incentrato proprio sulla figura di Maria, e anche la data ci pareva abbastanza azzeccata, perché da un lato ci dà modo di cantare il Magnificat, cantico dal Vangelo di Luca dedicato proprio alla Madre del Signore, ma anche proprio per il luogo appunto che ci ospita. Vorrei per questo chiamare qui a Lambone Don Graziano o Don Riccardo, non so, per magari condividere il loro punto di vista su questo tipo di esperienza. Bene, buonasera a tutti. Questa sera mi sembra che a Milano alla Scala si tiene la prima, no? Credo che quelli di Milano si sono persi una grande occasione a non venire qui stasera. Ecco, di là, ecco, delle battute e senza creare troppe attese, però la vostra presenza così numerosa e sapendo un po' da Paolo il lavoro che c'è dietro, credo che questa sera ci sarà qualcosa di bello, di emozionante e anche di importante. Ecco, ringrazio il parroco Don Graziano della cattedrale e ringrazio ovviamente i protagonisti di stasera, i due cori, il coro Anzano, il coro Le Sorgenti e i giovani archi veneti, insieme poi ai solisti che saranno gli interpreti di questa emozionante serata. Ecco, credo che Paolo abbia già ricordato delle belle cose calando questa serata in questa vigilia dell'Immacolata. Ecco, credo che in qualche maniera con le debite, diciamo, analogie diventi un'occasione anche di ricordare chi festeggiamo già da questa sera e da domani in maniera particolare, proprio l'Immacolata, una festa cara a noi cristiani. E quindi questo è proprio un introdurci dentro questa grande festa che domani celebreremo con solennità. Ecco, grazie quindi a chi ha profuso tanto lavoro per preparare in tutti i settori. Io ho imparato una cosa da quando sono parroco di Anzano, che quando vedo Paolo Stefan e Marco Simeoni insieme c'è sempre qualcosa di bello che succede, e quindi credo che anche stasera sarà così, non ho dubbi, quindi lascio la parola a Don Graziano se è qui per un saluto e auguro a tutti voi una buona serata. Ho l'impressione che Don Graziano mi abbia salutato con... Ecco, io lo vorrei ringraziare, Don Graziano, come dire, negli ultimi giorni, quando non lo chiamavo lui pensava che stessi male, vero? Ci siamo sentiti parecchio e ci ha messo a disposizione questo bellissimo spazio, quindi grazie, e soprattutto domani cercate tutti di venire a messa perché appunto sarebbe importante anche questo.
Abbiamo avuto per questa iniziativa anche il patrocinio di 3 comuni, Vittorio Veneto, naturalmente siamo nel territorio del comune di Vittorio Veneto, Cappella Maggiore, dove il coro Anzano nasce, prova e opera, diciamo, e anche il comune di Macerata sul Piave. Il ringraziamento va anche quindi alle amministrazioni pubbliche che ci hanno sostenuto in questa iniziativa e vorrei chiamare anzitutto l'assessore Uliana per 2 parole magari, e dopodiché il vice sindaco Traetta. Siamo soliti fare i discorsi alla fine, ma questa volta abbiamo pensato di farli all'inizio, così che si possa andare a parlare di musica, a sentire musica nel prosieguo della serata. Grazie a tutti quanti voi di essere qui questa sera. Io stavo ascoltando con grande interesse quanto dicevano i nostri 2 amici medici che lavorano ed operano in un territorio così lontano e così difficile, e mi domandavo cos'altro può aggiungere un amministratore che lavora qui. Io posso soltanto dire che vi ammiro moltissimo e posso dire con grande soddisfazione che vedo la chiesa piena questa sera. Questo mi fa capire che c'è interesse per questo tipo di attività che va al di là del piacere di ascoltare la musica, ma vuole invece contribuire per una missione più importante e decisamente più elevata. Poi permettetemi di aggiungere come assessore alla cultura che mi fa particolarmente piacere questa sera che ci sia un programma vivaldiano, perché ricordo a tutti che abbiamo avuto un illustre nostro concittadino, Alberto Gentili, il quale ha recuperato molto del materiale che era andato perduto di Vivaldi, l'ha conservato e ci ha dato modo di conoscere dei partiti musicali che altrimenti sarebbero scomparsi. E questo lo dico con l'orgoglio da vittoriese, perché questo nostro illustre concittadino ci ha dato questa grande possibilità. Poi ancora un'ultima cosa, la musica sicuramente, come diceva un grande compositore, Ravel, parla all'emozione e poi all'intelletto. Questa sera, vedendovi qua tutti così numerosi e sapendo qual è l'obiettivo di questo concerto, io credo che la musica parli sicuramente anche al cuore di ognuno di noi. Grazie. Buonasera a tutti. È con una certa emozione che in questo luogo così importante ricordo dei concetti fondamentali che mi riguardano. Io sono il sindaco del Covid di Cappella Maggiore, quindi ho vissuto in pieno quella che è stata la tragedia, non tanto di chi non se n'è accorto, perché c'è anche chi ha dichiarato di non accorgersi, ma soprattutto di chi ha subito gravemente le conseguenze, sia dal punto di vista della salute, sia dal punto di vista economico. Noi qui stasera siamo per una raccolta fondi molto importante. Prima abbiamo sentito 2 illustri medici che ci hanno parlato di un progetto meraviglioso, un progetto davanti al quale chiaramente ciascuno di noi deve rispetto. Stiamo parlando del Madagascar. Io sono professore di relazioni internazionali e diritto internazionale, quindi nei miei studi questi aspetti sono fondamentali. Tenete conto che il Madagascar ha un reddito pro capite annuo di $454. Il Lussemburgo ha un reddito pro capite di $110.000 annui. Questi sono i raffronti che esistono nel nostro mondo. Io comunque, prima di affrontare queste problematiche, porgo i saluti ovviamente dell'amministrazione che attualmente rappresento come vice sindaco e di Macerata del Piave, purtroppo non ci sono rappresentanti in questo momento, ma che insieme a Cappella Vittorio ha deciso di patrocinare questo importante evento. Questo ospedale, ho fatto delle ricerche in internet perché chiaramente sono curioso, quindi ho voluto vedere di che cosa si parlava
Bene, questo ospedale è l'unico presidio sanitario nel giro di 200 chilometri e garantisce i propri servizi gratuitamente, come è stato detto, per realizzare l'obiettivo di assicurare la salute, che è benessere fisico, mentale e sociale, e non semplicemente assenza di malattia o infermità, e che è un diritto umano fondamentale da tutelare in tutto il mondo. Questo è scritto nell'ambito degli obiettivi che questo ospedale ha. Ma questi obiettivi sono esattamente gli stessi che noi troviamo nella nostra Costituzione. All'articolo 32 della nostra Costituzione si dice questo, che l'Italia considera la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, garantendo cure gratuite agli indigenti. E questi aspetti, secondo me, devono far riflettere. Diciamo che viviamo in un mondo profondamente ingiusto. Secondo un recente rapporto dell'organizzazione internazionale Oxfam, gli 8 uomini più ricchi del pianeta possiedono la stessa ricchezza di 4 miliardi di persone, metà della popolazione del mondo, e l'1% della popolazione possiede la maggior parte della ricchezza mondiale. Quindi la priorità in questo mondo qual è? È evidente. La priorità è chiaramente cercare una redistribuzione della ricchezza che sia più giusta, che non sia a questi livelli. A questo punto io ringrazio il coro Anzano, guidato dall'amico maestro Paolo Stefan, il coro Le Sorgenti, guidati dal maestro Marco Simeoni, l'orchestra Giovani Archi Veneti, guidati dal maestro Lucia Visentin, e tutti coloro che hanno deciso di essere qui questa sera per partecipare a questo momento di solidarietà e cultura. Si diceva di Milano, in realtà qui c'è qualcosa in più, c'è la solidarietà che penso deve essere nei nostri cuori, oltre che nella nostra Costituzione. L'articolo 2 della nostra Costituzione ribadisce che la nostra è una Repubblica che deve basarsi sulla solidarietà economica, sociale e umana. E auguro a tutti una buona serata. E ringrazio per l'invito e per questa meravigliosa serata. Grazie. Bene, grazie a tutti per i vostri interventi. Ricordo che in fondo ci sono delle cassettine e anche dei libri che rappresentano un po' il percorso dell'associazione Ampassilava, che se volete potete portare via con un'offerta, imparerete un po' meglio di che cosa si occupa questa associazione e potrete anche contribuire al suo percorso. Detto questo vorrei passare alla musica. Siete contenti, vero? Allora, questa serata è dedicata ad Antonio Lucio Vivaldi, grande compositore veneziano dimenticato per tanto tempo, riscoperto nel Novecento. Non mi dilungo tanto su Vivaldi, ma vi ricordo soltanto, ecco, vorrei trasmettervi l'immagine così che dà il connotato alla sua musica. Pensatelo nella Venezia ricca, sontuosa dal grande passato, decadente, ma ancora capace di esprimere cultura con la C maiuscola. Vivaldi era un prete. Il prete rosso lo chiamavano perché era rosso di capelli e noi ce lo immaginiamo così, un po' sopra le righe, impegnato a comporre e a guidare le putte dell'ospedale della Pietà che cantano come gli angeli e suonano il violino. Il suo sacerdozio pare non sia proprio stato di pura vocazione, eppure ci ha lasciato molte opere nelle quali dà spazio al sacro. Convivevano in lui, come forse in tutti noi, umano e divino, sacro e profano. Nella musica di questa sera troveremo una particolarissima sintesi di questa ambivalenza. La sintesi vi viene dalle 3 famiglie, 2 cori e un'orchestra che vi sono stati menzionati. Dico famiglie perché queste realtà, come tutte le famiglie, come dire, vivono un percorso di gioia e qualche volta di difficoltà, di fatica, di condivisione, vanno avanti accrescendo la loro vita in modo ricco attraverso la musica.
noi siamo onorati di fare musica e per questo vorremmo ringraziare anche tutti voi nostri familiari che ci permettete di farlo, perché vi portiamo via un sacco di tempo. E ringraziamo anche i datori di lavoro dei coristi che rilasciano permessi e ferie, consentendoci di provare, nell'auspicio che in futuro possa sempre essere così, perché la musica ci fa più lieti. 3 famiglie, dicevo, 3 anime, Coro Anzano, Coro Le Sorgenti e l'Orchestra Giovani Archi Veneti diretta da Lucia Visentin, che comincerà questa serata e che vi invito ad accogliere con un caloroso applauso. L'orchestra aprirà questa serata con il concerto in Si minore, numero 10, opera 3, RV 580, per 4 violini, violoncello ed archi, nei movimenti allegro, largo, larghetto, largo, allegro. Un'opera che affascinò a tal punto Johann Sebastian Bach che la volle trascrivere e la fece diventare il monumentale concerto per 4 clavicembali e orchestra. È una pagina dalla scrittura estremamente raffinata e complessa, a partire dal primo allegro con l'incalzante motivo dei violini obbligati per continuare con la maestosità del ritmo puntato del movimento centrale e concludere con una giga in turbinoso crescendo. Grande pagina di musica che riprenderà vita grazie ad Alice Bettiol, Francesca Pavan, Teresa Storer, Elisa Bisetto, violinisti, e Marta Storer al violoncello. Una raccomandazione: prima di lasciare spazio alla musica, i telefonini li spegniamo. La seconda raccomandazione è gli applausi solo alla fine. Signore e signori, a voi l'Orchestra Giovani Archi Veneti.
calore del vostro applauso penso che riconosca la bravura di questa giovane orchestra che ci onora quest'oggi della sua presenza, ma per il prossimo brano avremo tuttavia bisogno di qualcun altro. Ci apprestiamo infatti a presentarvi il Magnificat per soli coro e orchestra RV 589. È da questo Magnificat che abbiamo deciso di partire e fissare la data il 7 di dicembre. Sarebbe bello riprenderle le parole del Magnificat, ma insomma ci saranno altre occasioni per questo. Nel Magnificat Vivaldi alterna i brani corali a 5 arie per altrettante soliste, figlie di coro, allieve presso il Pio Ospedale della Pietà, nel quale fu a lungo insegnante di violino e compositore. Il carattere è umile e mesto, con continui richiami al numero 7 che raffigura i 7 dolori di Maria. È un ponte questo Magnificat, come lo è l'Immacolata, fra Maria e il Natale, un momento speciale di festa e preghiera che speriamo ci veda tutti partecipi anche come esecutori. E a questo punto ho il piacere di presentarvi il resto della compagine, a voi il coro che invito a raggiungerci qui davanti e che vi prego di accompagnare con un grande applauso. Assieme al coro Stefano Maso che ci accompagnerà all'organo. E con il coro invito anche le soliste Anna Tarca e Maria Zalloni e infine il nostro direttore Marco Simeoni. A lui ci affidiamo per l'esecuzione dei prossimi brani, per cui, signore e signori, pregandovi nuovamente di prestare attenzione alla suoneria dei vostri cellulari e pregandovi di non interrompere l'esecuzione fino al termine dell'opera, a voi Antonio e Lucio Vivaldi, Magnificat.
Grazie. Dalla sofferenza del Magnificat alla composizione con la quale chiudiamo la nostra serata. Lo facciamo con la gioia del Gloria, l'inno degli angeli. Anche in questo caso l'opera è pervasa da un riferimento numerico teologico. La struttura della composizione, simile a quella del Magnificat, è caratterizzata da una simmetria armonico-strutturale che richiama, pensate un po', l'architettura tipica delle facciate dei palazzi veneziani. L'opera è caratterizzata da una spiccata musicalità, grazie anche al contributo di strumenti che arricchiscono l'accompagnamento degli archi e del continuo. Invito quindi a raggiungerci Mauro Feltrin alla tromba e Riccardo Foladora all'oboe. Prima di richiamare il maestro e le soliste, ricordo che le 3 compagini questa sera qui impegnate avranno delle altre serate prossimamente, quindi l'Orchestra Giovani Archi Veneti si esibirà il 16 dicembre a Castelfranco, Mozart, e il 17 dicembre a Treviso, il coro Le Sorgenti il 20 dicembre nella chiesa di Salsa, qui a Vittorio Veneto, il 17 dicembre a Maserada e il 26 dicembre a Revine Lago. Il coro Anzano invece sarà a Gorgo al Monticano il 17 dicembre e il 6 gennaio pomeriggio, classico concerto di Infuocanto, a Sarmede in teatro. Signore e signori, pregandovi ancora una volta di prestare attenzione alla suoneria dei cellulari e a non interrompere l'esecuzione, a voi Gloria, buon ascolto.
Ci avete dato un'emozione grandissima, mi avete dato una forza. Quando tornerò dirò che ho sentito tanta gente e tanta musica dentro di noi e avremo coraggio di andare avanti. La nostra è un'associazione povera e quindi non ho grandi regali da fare a tutti voi, ma volevo regalare un pochino di emozione del Madagascar con il libro che ha scritto un mio caro amico che parte domani e che ha raccontato emozioni. Ed è una piccola staffetta, è un piccolo libro. Ce ne sono ancora forse alcune copie se qualcuno vuole comprarlo o dare una piccola offerta, che si chiama Viaggi in un mondo senza tempo ed è un libro di emozioni. Voglio darlo allo splendido direttore d'orchestra di oggi, e anche ovviamente maestro del coro Le Sorgenti. Volevo darne uno ovviamente al direttore del coro di Anzano e uno alla splendida direttrice e primo violino di questi magnifici ragazzi. Ho solo un libro da dare, non ho un libro da dare a tutti quanti. A tutti quanti do un abbraccio fortissimo e vi avrò nel cuore. Passatevelo questo libro. Grazie a tutti, è stato un piacere, grazie per averci accompagnati in questa serata, buona festa dell'Immacolata e buon Natale a tutti quanti voi. La gara nazionale si svolge qui all'Alberini perché l'anno scorso, un po' per colpa mia, un po' per colpa del professor Carbonelli, abbiamo preparato una ragazza che è riuscita sia nello scritto sia nella parte pratica a fare un bellissimo risultato e quindi a vincere il primo posto in una gastronomia. Ci troviamo qui quest'anno perché l'anno scorso una mia studentessa, Emma Catapan, ha vinto a Forlì-Popoli la gara nazionale degli istituti alberghieri. Eravamo consapevoli già dalla vittoria che avremmo dovuto cominciare a lavorare, quindi è iniziata esattamente il giorno dopo che la nostra studentessa ha vinto e poi dall'anno scolastico, quindi da settembre in poi, è cominciata l'organizzazione vera e propria. All'interno della gara ci sono sostanzialmente 3 gare, una per ogni percorso formativo: cucina, sala e vendita e accoglienza turistica. Tutte e 3 le articolazioni svolgono una prova progettuale, quindi teorica, scritta. Poi le articolazioni si dividono, cucina fa una gara all'interno della cucina che dura 90 minuti e quindi poi c'è la parte della degustazione, mentre per sala bar è divisa la parte pratica in 3 momenti. Uno legato alla preparazione di un tavolo, quindi alla mise en place, quindi meramente legato alla sala, una legata al bar, quindi con la realizzazione di un cocktail, e un'altra ancora di un momento legato alla sommellerie, quindi alla degustazione del vino e soprattutto al servizio del vino. Mentre accoglienza turistica devono preparare un itinerario turistico e poi svolgere le altre prove legate alla loro articolazione. La prova di laboratorio di cucina consiste in una performance strutturata in 90 minuti di tempo. Gli studenti, i candidati provengono da diverse regioni d'Italia e devono realizzare il piatto che hanno predisposto e studiato nelle loro scuole di provenienza. La nostra prova di accoglienza turistica consiste in una prova progettuale dove gli studenti si sono cimentati nel progettare un pacchetto turistico
per promuovere il territorio della Marche Trevigiana, valorizzando le peculiarità naturalistiche, artistiche ed enogastronomiche del territorio. Sono Loris Bettiol, insegnante di sala e vendita all'Istituto Alberghiero di Treviso. Nella gara nazionale il mio ruolo era quello di giudice tecnico, quindi della parte pratica di bar. La prova si svolgeva facendo entrare i ragazzi in pedana. Una volta in pedana andavano a sorteggiare uno di 10 drink dati nel bando. Successivamente una breve descrizione di quello che riguardava la storia, gli aneddoti sempre legati al drink, ai singoli prodotti che c'erano all'interno, quindi realizzare i 2 drink che servivano e poi andavamo a degustare. L'esperienza è un'esperienza significativa per noi insegnanti e soprattutto per la scuola. È un lavoro molto impegnativo, complicato, difficile, con tante incognite, però ci ha dato una grandissima soddisfazione, ci ha dato la possibilità di mettersi alla prova, ci ha dato la possibilità di poter conoscere dei ragazzi che hanno partecipato a questa gara, dei ragazzi magnifici, dei ragazzi che rappresentano l'eccellenza degli istituti alberghieri italiani, e questo ci fa estremamente piacere perché è compito nostro, da parte sia degli insegnanti che delle istituzioni, di valorizzare quelle figure che diventeranno poi il futuro della ristorazione italiana, e ne abbiamo assolutamente bisogno. In generale ci sono stati dei ragazzi veramente bravi, preparati, ordinati, puliti. Qualcuno era emozionato, quindi con l'emozione si parte un po' col freno a mano tirato, però sono stati tutti bravi, bisogna dire la verità. Diciamo che si sono sbizzarriti nelle tecniche più varie, ecco, perché c'è chi ha portato qualche antipasto, primo, molti secondi, per cui hanno variato molto le loro interpretazioni della gara. Nel complesso diciamo che le regole basi le hanno rispettate tutti in maniera ottimale, ecco. Le prove sono andate molto bene, i ragazzi molto emozionati, anche noi in realtà, devo dire, però insomma è anche una soddisfazione vedere questi ragazzi che si mettono alla prova forse per la prima volta, si confrontano anche tra loro, si supportano tra loro, abbiamo visto anche nei corridoi al di fuori del laboratorio di cucina che insomma interagiscono, si scambiano opinioni, è sempre bello vederli appassionati. Poi il loro futuro è un punto di domanda, ma intanto quello che si vede, le eccellenze di questi istituti insomma dimostrano che il lavoro che si fa è tanto ed è buono, positivo. La prova di mise en place consisteva a parlare in inglese innanzitutto e accogliere il cliente e fare la mise en place in italiano, mentre il cocktail era un cocktail a scelta dei 10 cocktail che ci avevano proposto e i vini la stessa cosa. La prova consisteva nel valorizzare una materia prima in maniera sostenibile e quindi andando a ridurre gli sprechi e a utilizzare cotture efficienti. E io sono andata a preparare un piccione che ho scomposto, quindi ho preso tutte le parti, anche quelle che di solito vengono scartate e considerate meno nobili, e le sono andata a cuocere tutte con delle cotture differenti appunto per andarle a valorizzare. E sono andata a preparare anche una maionese all'alloro come base, una coulis di albicocche, un olio all'alloro e dello scalogno in aceto di vino. Mi piaceva questo impiattamento che poi comunque è venuto da me perché dava un senso di continuità, tutti gli elementi erano appunto in senso orizzontale e mi piaceva proprio come risaltavano anche tutte le parti del piccione, quindi mi sembrava perfetto per il piatto che dovevo presentare. Ho fatto la prova di accoglienza turistica, inglese, francese e presentazione dell'itinerario. Era un role play riguardo eventi che potevano accadere dalla fase ante al post checkout. Ho parlato di Treviso, della Piazza dei Signori, il Palazzo dei 300 e poi mi sono dedicato alle ville. Spero di essermela cavata, ecco. Ho portato un secondo piatto a base di piccione e asparago bianco. L'impiattamento ho un po' tremato, però dai, è andato bene, sono contento. Ho appena finito tutte le prove, sono molto emozionata, lo sono tuttora. Prima ho fatto la prova di sommellerie, abbiamo fatto la stappatura, mi hanno fatto un po' di domande, però molto simpatici i giudici, devo dire. Le uniche difficoltà che ho avuto era perché appunto la cucina non era una che conoscevo, è la prima volta che entravo in questa cucina, ma mi sono ambientata. La prova di bar poteva sicuramente andare meglio, però mi sono impegnata, soprattutto tra ansia e non ricordare, mi è presa la sprovvista, però alcune cose le ho fatte sicuramente giuste perché ho studiato, è sicuramente una bella esperienza e la rifarei se potessi. È andata molto bene, sono soddisfatta del mio lavoro, sono contenta di quello che ho realizzato e è stata una bellissima esperienza. Siamo rimasti molto sorpresi perché ci siamo confrontati con dei ragazzi che hanno portato delle idee innovative, delle idee classiche ma con delle tecniche
importanti. Abbiamo puntato tutto sulla sostenibilità perché ce lo chiede l'Agenda 2030, perché la ristorazione del futuro è una ristorazione che deve essere soprattutto una ristorazione sostenibile. Sono Elisabetta Somma da Castalimenti, rappresento appunto la Scuola dei Campioni e sono qui come giudice nella gara degustazione. Abbiamo appena finito di degustare i piatti dei ragazzi, tutti molto bravi, piatti ottimi, hanno rispettato le tematiche, erano molto preparati, super organizzati e anche un po' emozionati. Sono Alessandro Breda, sono nato a Conegliano e ho un ristorante a Oderzo che si chiama Gelius. Oggi sono qui come giuria. La preparazione dello studente è una cosa non approssimativa, è una cosa che va in profondo. C'è un fermento in questa scuola in questi giorni che è davvero notevole, perché logicamente l'ambizione è portarsi a casa il primo premio. Sono mesi e mesi di preparazione, perché comunque non bisogna andare ad allenare solamente l'aspetto tecnico del piatto in sé, dell'esecuzione del piatto, ma anche il controllo delle emozioni e dello stress, perché è un fattore molto rilevante, soprattutto anche quando si entra in una cucina professionale. Ecco. Abbiamo studenti e studentesse che arrivano da tutta Italia, sono giovani, frequentano il 4º anno, sono ovviamente tra i migliori degli istituti, ma questo non vuol dire che loro umanamente non abbiano delle paure, quindi abbiamo cercato di metterli a loro agio, abbiamo pensato di assegnare a ciascuno di loro appunto quello che in maniera molto scherzosa abbiamo chiamato angelo custode, in maniera tale che questi ragazzi che sono nostri studenti di 3ª, 4ª e 5ª, che abbiamo scelto perché magari più propensi ad aiutare, potessero essere d'aiuto non solo a portare loro le attrezzature che richiedono, sistemare le teglie nei forni, accendere loro le attrezzature tecnologiche che magari nelle loro scuole sono diverse, e poi abbiamo voluto fare questo anche perché possano nascere degli incontri, delle amicizie e possano parlare tra di loro dal vivo. Il riscontro positivo, oltre che emozionante, è dettato dal fatto che molti ragazzi, che poi conosco personalmente perché molti sono anche dei miei allievi, mi hanno ringraziato per l'esperienza che hanno vissuto e sono diventati, non dico amici di chi partecipava alla gara, ma tanto rispetto, tanta ammirazione e soprattutto per loro è stata un'esperienza magnifica. Sono stata assistita per tutta la preparazione da un comì, un ragazzo dell'Istituto Alberini, che appunto mi ha dato quel suo piccolo supporto, ma che per me è stato grande. Mi ha aiutato quando mi ha ricordato del piccione in abbattitore, quando mi ha ricordato degli scarti in forno, diciamo che mi ha aiutato e mi ha salvato. È andato tutto liscio, pensavo di poter incontrare qualche difficoltà, per fortuna o anche bravura comunque anche della comì che mi ha seguito, è stata molto carina e gentile, non ho riscontrato troppe difficoltà. Sono super disponibili e danno tanto una mano. Dietro ogni ragazzo c'è sempre un adulto e la responsabilità che ha un insegnante, dal mio punto di vista, è una responsabilità enorme. C'è tantissimo impegno e tantissimo lavoro che non resta solo un lavoro scritto sulla carta o che si sofferma semplicemente su una ricetta. C'è dietro insegnare a questi ragazzi a capire il rispetto per le materie prime, saper valorizzare il territorio e soprattutto riuscire a utilizzare sempre solo ed esclusivamente prodotti a chilometro zero. L'elemento importante secondo me è che questa è una delle poche occasioni dove ci si confronta con gli altri alberghieri, quindi tutti abbiamo esperienze diverse, portiamo professionalità diverse, portiamo idee diverse attorno a quei pochi ingredienti che diamo come obbligatori da sviluppare, che sono poi la rappresentazione enogastronomica di questo territorio in questa stagione. A livello anche di preparazione è ovvio che apprendono molte più cose di quelle che magari noi riusciamo a insegnargli durante l'anno scolastico, perché comunque hanno una preparazione molto più puntata per quello che è il concorso. Durante le varie giornate ho visto la soddisfazione nel viso di questi ragazzi, perché per loro è un'avventura, è un momento diverso da quello che svolgono durante le attività quotidiane. Ho fatto amicizia anche con altre persone con cui ho i miei stessi interessi che abitano lontano. Una ragazza della Toscana, un ragazzo della Lombardia e ho fatto amicizia un po' con tutti. Questa esperienza è fondamentale anche dal punto di vista del curriculum, perché in un futuro, quando andrai a lavorare in un posto di lavoro, tutta questa esperienza di gare formative sono sempre utili in qualsiasi ambiente lavorativo vai. Sono cresciuta molto anche a livello tecnico e soprattutto emotivo. Questa gara nazionale mi ha regalato tante emozioni, tra cui anche ansie e preoccupazioni, ma
tanta soddisfazione. È una bella esperienza da fare sicuramente. L'esperienza stupenda, cioè emozionante soprattutto, ma anche diciamo serve proprio per metterci in gioco. Poi soprattutto io sono molto timida, mi vergogno di tutto, quindi fare questa esperienza sicuramente mi aiuta anche a crescere. Sono divertita molto, c'è stata anche molta ansia, devo dire la verità, qualche pianto è scappato per la paura, ma penso che sia normalissimo in un contesto simile, anzi è magari strano il contrario, e mi sono divertita, ho conosciuto tantissime persone nuove, sto facendo amicizia anche nel mio settore, ci siamo molto supportati a vicenda, sono stati giorni comunque coinvolgenti e molto divertenti, mi porterò a casa una bella esperienza a prescindere da tutto. È un'esperienza bellissima, non solo la gara in sé, anche tutto quello che viene prima, durante e dopo. Anche solo il fatto di aver conosciuto persone che vengono da tutta Italia, che hanno la tua stessa passione o comunque che lavoreranno o già lavorano in questo settore. Siamo arrivati in 2 dalla Sardegna, siamo arrivati che non conoscevamo nessuno l'altro giorno e adesso usciamo con un gruppo su WhatsApp da 30 persone che abbiamo conosciuto durante questa esperienza bellissima. Penso che la loro esperienza è anche la mia esperienza e questa la porterò per sempre nel mio bagaglio culturale. Primo classificato come migliore istituto va all'Istituto Maffioli. Complimenti all'Istituto Maffioli che si aggiudica il primo posto, primo premio. Premiamo il primo classificato per l'accoglienza turistica, San Pellegrino, Linda Salvetti. Complimenti! Complimenti, complimenti Linda! Andiamo avanti con il primo classificato per la sala bar e vendita. All'Istituto Maffioli, Linda Pollenato! E ancora un grande applauso per Linda! Bravissima! Vince il primo premio di enogastronomia per l'Istituto San Pellegrino, Sofia Nembrini! Complimenti Sofia! Se per caso i vostri professori vi propongono di partecipare a dei concorsi simili, non per forza gare nazionali, concorsi in generale accettate, è proprio un qualcosa che ti arricchisce. La tradizionale bandiera di Serravalle torna a sventolare in Piazza Flaminio grazie a Serravalle Viva. Come è andata? Come si è arrivati alla giornata odierna? Non è stato difficile, noi abbiamo sempre avuto in carico il simbolo di Serravalle, la nostra bandiera, a cui siamo affezionatissimi. Se non sbaglio, mi dicono i miei predecessori, ne avevamo già usate 2. Durano circa 10-12 anni, però con il vento di Serravalle si logorano facilmente. Anche l'ultima che avevamo in gestione noi era stata riparata più di una volta, ma ormai era arrivata alla fine. Non è stato per nulla difficile per noi decidere di affrontare la spesa, che comunque è importante perché stiamo parlando di 100 metri quadri di bandiera e con dei tessuti tecnici importanti. Quando abbiamo deciso, è stato proposto di fare una raccolta fondi,
Io ero scettico, ma quando una volta istituita mi sono accorto che dopo 2 o 3 giorni avevamo raggiunto quasi la totalità della spesa, è stata una cosa veramente grande. Sapere, lo sapevamo già, ma vedere che i serravallesi, i vittoriesi, i nostri amici hanno di tasca loro contribuito volentieri a questo acquisto ci ha dato un'enorme gioia e anche una spinta per continuare. Adesso la genesi è stata lunga perché l'abbiamo dovuta richiedere, è stata fatta su misura, finalmente siamo riusciti a portarla in questa giornata particolare che coincide anche con una prima pedonalizzazione della quale non eravamo al corrente, ma crediamo che da cosa nasca cosa e anche questo può essere un contributo di tutti per la nascita e per la rivitalizzazione, se ne fosse bisogno, del nostro quartiere. Quindi una partecipazione corale nel creare questa nuova bandiera, un nuovo simbolo diciamo per Serravalle, che ha visto oggi una partecipazione veramente notevole da parte del pubblico che ha voluto prendere parte a questo momento inaugurale. Non siamo stupiti della partecipazione odierna, ma è sempre bello vedere l'attaccamento. Nel discorso introduttivo alla cerimonia ho proprio parlato di questo spiccato attaccamento dei serravallesi per Serravalle, di Vittorio Veneto per Serravalle, e quindi questa per me è stata solo una grandissima conferma. C'è stata la partecipazione anche del corpo bandistico di Cappella Maggiore. Quando verrà esposta la prossima volta la bandiera? Allora, noi non abbiamo un elenco di eventi, naturalmente adesso con l'avvicinarsi dei festeggiamenti di Sant'Augusta daremo sicuramente molto spazio, un contributo importante per la bandiera. Naturalmente noi dobbiamo personalmente ritirarla ogni sera, anche perché appunto sappiamo che a Serravalle, specie la sera e al mattino presto, il vento è molto forte, per cui è anche un dispendio di tempo e di energie. Comunque la nostra bandiera è sempre a disposizione, in primis per le nostre manifestazioni, ma anche a chiunque ne volesse avere la concessione per un giorno o per 2 giorni. Quindi sicuramente le prossime manifestazioni, che sono veramente dietro l'angolo, saranno e vedranno la nostra bandiera protagonista. È stato consegnato al gruppo di Arsiero il 44esimo premio Fedeltà alla Montagna dell'ANA. Nell'occasione il Comune vicentino ha conferito all'Associazione Nazionale Alpini la cittadinanza onoraria. La fedeltà alla montagna è la nostra caratteristica, ha commentato il capogruppo di Arsiero ricevendo la tradizionale radice. Ora aspetta a chi verrà dopo di noi continuare su questa strada. L'Università Cattolica ha premiato Teresa Angelini e Giacomo Bocchi per le migliori tesi dedicate allo sviluppo sostenibile e ai territori montani. L'iniziativa, promossa con ANA e Fellowship degli Alpini Rotariani, mantiene viva l'eredità di Beppe Parazzini. Il generale di brigata Francesco Maioriello ha ceduto il comando al parigrado Francesco Suma. La cerimonia venerdì presso la caserma di Prampero a Udine. La visita del Consiglio Direttivo Nazionale dell'ANA a Malga Zolle di Fuori, uno dei luoghi simbolo dell'impegno del gruppo Alpini di Arsiero, ha dato il via ufficialmente alle celebrazioni per il 44esimo premio Fedeltà alla Montagna.
riconoscimento tra i più prestigiosi dell'ANA, assegnato ogni anno a chi si distingue per la tutela della montagna, la valorizzazione del territorio, la salvaguardia della memoria storica. Quest'anno la tradizionale radice è stata attribuita al gruppo Alpini di Arsiero, sezione di Vicenza, seconda volta nella storia del premio che l'onoreficenza viene conferita non a una singola persona ma a un intero gruppo. Qui veramente il gruppo di Arsiero in questi 10 ultimi anni, come siamo qui, ha recuperato la maglia e poi ha fatto tutte quelle iniziative di valorizzazione di un posto che è un posto per noi importante, della memoria della Prima Guerra Mondiale in particolare, ma anche di fatti della Seconda. Io credo che questi siano gli esempi veri, forti, e cui mi sento di dire veramente un grande grazie al gruppo di Arsiero che ha portato avanti questa iniziativa, che la sta non solo portando avanti adesso ma che sta continuando. Il recupero di malgazzole di fuori rappresenta una delle principali motivazioni del riconoscimento, ma il premio guarda l'insieme delle attività svolte, dal recupero dell'ex cimitero della Prima Guerra Mondiale di quota neutra, la manutenzione del monumento ai 6 partigiani fucilati e della chiesa di San Rocco, il recupero del Sentiero degli Alpini, la realizzazione della ferrata sul Monte Cimone, fino alle iniziative di ricerca storica e ai tanti interventi a favore della comunità locale. Il valore del premio, come ha sottolineato il responsabile della commissione esaminatrice al momento della scelta, sta proprio nella capacità del gruppo di Arsiero di fare squadra. Qui ad Arsiero abbiamo visto innanzitutto la forte amalgama tra gli ex capigruppo, dove nessuno si è sentito escluso, ma ognuno ha portato la sua esperienza che ha fatto crescere questo gruppo in 1000 iniziative. E quindi questo ci ha portato a visitare un po' tutti i luoghi che loro hanno messo in moto nei vari anni, e soprattutto anche il recupero di tante realtà, comprese la Malgazzola dove siamo, compreso il cimitero di Cima Neutra. Quindi sono tutti elementi che hanno favorito l'amalgama del gruppo, ma che ha messo in risalto lo spirito alpino nella salvaguardia della montagna, come è lo spirito proprio del premio. La giornata è poi proseguita ad Arsiero con l'alzabandiera, l'omaggio ai caduti, la celebrazione della messa nella chiesa di San Michele Arcangelo, quindi la consegna della cittadinanza onoraria del comune all'Associazione Nazionale Alpini. Gli alpini uniscono un paese, non esiste destra, non esiste sinistra, noi abbiamo visto proprio anche il paese che si è unito per lavorare per gli alpini, e quindi questo è l'obiettivo che abbiamo raggiunto e di cui siamo contenti. Gli alpini hanno combattuto in montagne molto difficili, sono stati determinanti nelle nostre montagne, e ora che non combattono più però lavorano senza che farsi vedere che lavorano, ma lavorano con il cuore, lavorano per il paese e lavorano per le persone che hanno bisogno. Al termine dell'incontro i ragazzi dell'Istituto Comprensivo del Paese hanno consegnato al capogruppo Baldan una lanterna in segno di ringraziamento per quanto le penne nere fanno ogni giorno per loro, una lanterna che in qualche modo richiama il motto della Dunata 2026 a Genova: Alpini, faro per il futuro dell'Italia. Dopo 3 giornate di appuntamenti, il momento più atteso è arrivato domenica mattina in piazza Francesco Rossi ad Arsiero, in provincia di Vicenza, con la consegna del 44° premio Fedeltà alla montagna dell'ANA. La cerimonia è stata preceduta dagli onori all'Abaro, la deposizione della corona al cimitero militare, la sfilata per le vie del paese, quindi gli interventi delle autorità e il conferimento ufficiale della radice, simbolo del riconoscimento assegnato quest'anno al gruppo Alpini di Arsiero della sezione Monte Pasubio di Vicenza. Un premio che arriva al termine di un percorso iniziato oltre 100 anni fa, quando il gruppo venne fondato nel 1924 e che oggi riconosce un impegno quotidiano fatto di volontariato, recupero della memoria storica, cura della montagna e servizio alla comunità. Io credo che sia stato un giusto riconoscimento per il gruppo di Arsiero, che già ci aveva provato un po' di anni fa ma che non era stato premiato. Sono anche contento che sia stato premiato un gruppo che dà significato a questo premio, oltre all'alpino, proprio a un gruppo di alpini che insieme hanno deciso di valorizzare il territorio e metterlo a disposizione della comunità. Per il gruppo Alpini di Arsiero la radice rappresenta il coronamento di anni di impegno volontario, ma anche uno stimolo a proseguire sulla strada tracciata da chi, in oltre un secolo di storia, ha trasformato lo spirito alpino in servizio concreto per la comunità.
Noi siamo abituati da decenni a operare nella nostra zona per mantenere quei siti che sono stati detti nel premio, diciamo. Poi recentemente ho riportato nel direttivo un capogruppo precedente e un altro che collabora esternamente, quindi è un grosso aiuto. Gente di esperienza che ha lavorato prima e continua a lavorare adesso. Poi ricevere questo premio che forse si meritavano i capigruppi prima di me. Io sono un capogruppo da 1 anno e mezzo, ho fatto il vice per 7 anni, ma bisogna ricordare tutti quelli che sono stati prima di noi, che sono presenti anche oggi, oltre i 90enni, che hanno dato una mano, ci hanno avviato, qualcuno c'è ancora, qualcuno è andato avanti. Sono stati consegnati l'8 luglio nella Cappella del Sacro Cuore dell'Università Cattolica di Milano i premi di laurea intitolati alla memoria di Giuseppe Beppe Parazzini, storico presidente dell'ANA, figura di riferimento nel mondo alpino e rotariano. L'iniziativa, promossa dall'ANA, dalla Fellowship degli Alpini Rotariani e dall'Università Cattolica del Sacro Cuore, valorizza ogni anno i migliori studi dedicati alla sostenibilità ambientale e allo sviluppo dei territori montani. Ad aggiudicarsi l'edizione 2026 sono stati Teresa Angelini, laureata presso la sede milanese dell'Università Cattolica del corso di laurea magistrale in politiche pubbliche, modelli e strumenti per il welfare e lo sviluppo sostenibile, e Giacomo Bocchi, laureato nella Facoltà di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali del campus di Piacenza, curriculum zootecnico con la tesi Efficienza energetica nelle diete delle bovine da latte per la produzione di parmigiano reggiano. 2 lavori che, pur affrontando ambiti diversi, condividono un obiettivo comune: individuare soluzioni innovative per uno sviluppo sostenibile con attenzione all'ambiente, alla gestione delle risorse e alla valorizzazione del territorio. È stata un'esperienza che sicuramente formativa, molto lunga, mi ha portato a scoprire degli aspetti del mio stesso territorio che io non conoscevo, ma che grazie alle Olimpiadi che ci sono appena state, appena concluse anche in Valtellina, ha portato insomma la provincia al centro della scena. Una giornata speciale, sono veramente soddisfatta di ricevere questo riconoscimento e sono anche molto contenta del fatto che venga riconosciuta la centralità della sostenibilità in montagna, che è il tema proprio su cui la borsa di studio andava a vertere, quindi sono molto soddisfatta di questo. Sono molto emozionato di essere qui in questa basilica a ricevere questa onorificenza che mi fa molto piacere, mi riempie di gioia e ringrazio infatti il Club Rotary, l'Associazione Nazionale Alpini e anche la famiglia Parazzini. Io come lavoro faccio l'insegnante, quindi insegno agraria all'Istituto Solari di Fidenza, istituto professionale, e inoltre sono anche libero professionista, quindi vado anche proprio direttamente negli allevamenti a promuovere il mio studio. I premi rappresentano non solo un riconoscimento al merito accademico, ma anche un modo concreto per mantenere vivo il ricordo di Beppe Parazzini, trasformando la sua eredità di impegno civile e di amore per la montagna in un'opportunità per le nuove generazioni di ricercatori e professionisti. A dispetto di quello che si sente dire, i nostri giovani sono sani per la maggior parte e soprattutto hanno voglia di fare, e quindi il nostro premio ancora quest'anno speriamo che li possa aiutare nei loro progetti, nei loro obiettivi, sempre ricordando quel grand'uomo che è stato Beppe Parazzini. Cerimonia di avvicendamento al comando della Brigata Alpina Julia e della Multinational Land Force venerdì 17 luglio a Udine, alla presenza del comandante delle truppe alpine, il generale di divisione Alberto Vezzoli, il generale di brigata Francesco Maiorello, ha ceduto l'incarico al parigrado Francesco Suma. Per quest'ultimo il comando della Julia rappresenta un ritorno in brigata, dove già aveva ricoperto l'incarico di comandante del 3° Reggimento Artiglieria Terrestre da Montagna. È davvero con un'immensa gratitudine e con un grande entusiasmo ed emozione che assumo oggi il comando della Brigata Alpina Julia, nomine tanto firmissima, una brigata che fin da bambino avevo nell'immaginario quando andavo in montagna con i miei genitori, essendo nato e cresciuto qua a Gradisca di Sonzo e praticando già quella volta le nostre montagne friulane. Devo dire che poi la vita mi ha portato in tantissimi posti, la vita professionale, una sorta di pellegrinaggio del dovere che mi ha portato dalle Alpi occidentali alle Alpi centrali fino a Roma, ovviamente, dove ho prestato servizio con il mio ultimo incarico di vice caporeparto del 4° reparto logistico dello SME, dello Stato Maggiore dell'Esercito,
ed è stata un'attività veramente formativa, assolutamente importante, che penso mi abbia preparato anche al meglio per assumere questa grande unità che, al di là delle tradizioni che sono fortissime, con un radicamento straordinario sul territorio, ha anche adesso un altissimo contenuto tecnologico, quindi investe non solo sui valori ma anche sull'addestramento, sulla tecnologia, che sono 3 principi che il nostro Capo di Stato Maggiore dell'Esercito ci ricorda sempre e che sono davvero di guida in tutte le attività che svolgiamo. Alla cerimonia era presente anche il Labaro con il presidente dell'ANA in rappresentanza di tutti gli alpini d'Italia. Quindi un grande grazie da parte nostra al generale Mario Iurelli in questi anni con cui ha collaborato intensamente con la nostra associazione, l'Associazione Nazionale Alpini, un grande buon lavoro e spero altrettanta feeling con l'Associazione Nazionale Alpini. Ecco, è un momento importante, siamo 2 facce della stessa medaglia come mi piace dire, e allora avanti, viva gli alpini, viva l'Italia. Cos'è questa cosa? È una bella domanda. È un rifugio costruito da ragazzi e ragazze volontari dell'Associazione La Cordigliera. È un rifugio a cui abbiamo lavorato negli ultimi 3 anni, ristrutturando la baita che c'era prima, Baita Piazzoli, ed è un rifugio che da oggi in poi fungerà da punto di accoglienza per qualsiasi persona che voglia passare. I proventi di questo rifugio, i ricavi di questo rifugio andranno a sostenere le missioni di Peñas, Santiago de Guata e Batallas nell'altopiano boliviano, in Bolivia. Siamo 2 parrocchie dove negli anni abbiamo, dal punto di vista sociale, abbiamo fatto la scommessa di formare e attivare progetti legati al turismo. Peñas, dove c'è il padre Antonio, verso la montagna, lui è un alpinista assolutamente di valore, ha fatto già progetti importanti in Perù dal punto di vista dell'alpinismo, e la mia invece sulle rive del grande lago Titicaca, questo lago sacro nella cultura andina, e io lì ho incentivato invece progetti più legati alla cultura lacustre. Quindi ecco, fra tutti e 2 riusciamo e siamo riusciti con i nostri ragazzi ad offrire lavoro e pacchetti turistici legati al lago e alla montagna. Abbiamo a nostro carico anche una scuola superiore con tanti alunni e anche lì di spese ce ne sono a iosa, e tutta la parte che sociale che facciamo verso i poveri, ammalati, abbandonati, famiglie che non ce la fanno. Ecco, tutte queste spese, che non sono uno scherzo tra le 2 parrocchie, verranno in parte sostenute anche da questo lavoro. Io nel 2019 sono stato per alcuni mesi a Peñas, nella missione di Peñas, dove c'è padre Antonio Zavatarelli, meglio conosciuto come padre Topio, e sono stato come volontario fisioterapista perché c'è un progetto sanitario di assistenza sanitaria che appunto si basa molto sulla fisioterapia, che aiuta persone con difficoltà motorie, malattie croniche, patologie acute. Questa comunione di relazione tra Chiesa di Bergamo, Chiesa di Gubbio, Chiesa in Bolivia, la Chiesa di El Alto con le nostre parrocchie, oggi viviamo la festa di questa inaugurazione. Inauguriamo grazie a un gruppo di 40-50 volontari che in questi anni
ci hanno messo del loro in maniera molto molto seria, diciamo che hanno fatto un lavoro encomiabile, e il fatto che ieri, oggi molta gente del luogo e tanti amici di altri luoghi si siano fatti presenti qui, che bello, no? Quando qualcosa nasce dalla comunione che il Vangelo e la Chiesa ci mettono nel cuore come un valore fondamentale. Rifugio solidale perché cerca di creare una connessione tra quello che c'è in Italia e quello che c'è in Bolivia, quindi tante persone che hanno costruito questo rifugio, e non parlo soltanto di mura, hanno vissuto l'esperienza di missione in Bolivia, a contatto con popolazioni vulnerabili della Bolivia, persone povere, persone con difficoltà legate alla salute, e quindi il creare una connessione, l'essere solidali e cercare di costruire una realtà qui che possa aiutare in Bolivia. Abbiamo voluto dare un valore molto forte a questo tipo di costruzione perché l'abbiamo fatto in quasi totale autocostruzione. Cosa vuol dire autocostruzione? Vuol dire che ci si mette in un bel gruppo, si fa un'associazione e si cerca di cooperare, che è lo scopo poi di tutte le nostre missioni anche in Bolivia, formare persone, ragazzi, condividere esperienze e manualità, insegnare per arrivare a un risultato comune e risparmiando denaro e facendo le cose come una volta. Quindi abbiamo cercato di recuperare le pietre dell'Alben per usarle come fondazione. Abbiamo usato il legno di larice di abete per costruire l'ampliamento. L'isolamento è in paglia, quindi è una struttura totalmente integrata in questo territorio, visto che anche la paglia caratterizza il cibo delle mucche, delle vacche di malga. E quindi volevamo calare il progetto totalmente in questa realtà, autocostruendolo, e ciò ci ha permesso di rafforzare i rapporti tra di noi per poi portare questi tipi di esperienze anche in altre parti del mondo, perché abbiamo capito che finché tra di noi non riuscivamo a raggiungere quell'alchimia che ci permetteva di raggiungere livelli più alti di comprensione vicendevole, non potevamo insegnarlo a nessuno, neanche insegnarlo, non potevamo portare questo modello a nessuno. Quindi abbiamo fatto l'esperienza, ci è piaciuta tantissimo, è stata faticosissima perché molto del materiale lo portavamo a spalle per 600 metri di slivello, e infatti siamo venuti delle spalle, delle braccia incredibili. Però ecco, questa cosa qua ci ha unito tantissimo. La Cordigliera racchiude giovani che arrivano un po' da tutta Italia, soprattutto dal nord e centro Italia, e sono persone che si sono trovate in missione, alcune, ma tante che si sono avvicinate alla Cordigliera, si sono avvicinate in questi ultimi 3 anni in cui abbiamo iniziato questo progetto di ristrutturazione della baita che c'era, persone che sono passate per caso dalla montagna, amici di amici a cui abbiamo detto: dai, vieni, dacci una mano, magari sistemiamo un sentiero, abbiamo da fare un piccolo scavo per costruire la parte nuova, eccetera eccetera. E sono magari persone che sono passate qui e hanno detto: oh, però mi fermo un giorno, e poi alla fine abbiamo dovuto spingerle noi giù perché non volevano più andare via. Uno dei miei scopi è cercare di dar voce ai più deboli, quindi agli indifesi, e in questo momento la cosa più indifesa che esiste è proprio il mondo che ci circonda, quindi a partire dalle piante, dal clima, dai fiumi e tutto, gli animali e tutte le persone che sono indifese da questa struttura che ci guida verso una disconnessione. Quindi è un modo per riconnetterci a ciò che ci dà vita, che è in questo caso la natura. Io in Bolivia ho portato uno zaino pieno, che era pieno delle cose che mi servivano per stare lì, per vivere lì, e dico sempre che quello che ho portato indietro è lo zaino vuoto, ma ho portato a casa molte più cose di quelle che avevo nello zaino. Ad esempio quello che ho vissuto e quello che mi hanno insegnato le persone che vivono in queste zone, che vivono con molta più semplicità e che riescono ad vivere più da vicino dei valori che nella nostra società spesso per frenesia, per dinamiche diverse perdiamo e rischiamo di perdere. Vuole la fetta di salame o salame, vero? Vedere tante persone che si appassionano a questo luogo, a questa avventura,
mi entusiasma e mi sembra proprio una cosa bella a cui dedicare il mio tempo. Viti che parlano. Di cosa parlano queste vite, questi giovani? Io penso che davvero parlino della vita quotidiana, dell'impegno, della capacità di mettere a frutto le proprie competenze. Questi giovani donano il loro tempo gratuitamente, chi parte per la missione lo farà gratuitamente e spesso e volentieri mettendoci del suo. Le vite dei miei amici e delle persone che ho incontrato parlano di un desiderio di amicizia profonda, di relazioni forti, di provare a dedicare il proprio tempo per dei progetti in cui crediamo che possano essere di aiuto e sostegno per le persone che incontriamo un po' lungo il cammino. La parte che mi piace di più di questo gruppo e di queste attività che facciamo insieme non solo è l'idea così di fratellanza universale, ma proprio il fatto che si fanno le cose per stare insieme e quindi l'idea di condivisione fino a se stessa. Siamo belle persone, in un bel posto, con un progetto comune, un ideale comune di bene, un sogno comune e questo ci basta. È bellissimo come persone a caso che sono passate per fermarsi un giorno e io ero una di quelle, poi mi sono fermata sulla scorsa estate 3 settimane, quindi perché non riesci più a scendere? Perché c'è molta purezza, essenzialità nel nostro modo di agire, in come siamo. Sono arrivata qua esattamente 4 giorni dopo da quando sono rientrata dalla Bolivia e penso che da quel momento non sono più scesa e ho supportato un po' il progetto e mi trovo proprio a casa in questo posto. Se uno mi chiede perché sono qua è perché torno a casa. Io penso che qui realmente si esprima la fede di un uomo che ha il coraggio di mettersi in gioco, di mettere a disposizione la propria vita, la propria vicenda in aiuto degli altri qui a Bergamo, in Italia, in aiuto degli altri in Bolivia, dove davvero ancora la gente ha bisogno e deve ancora raggiungere scopi e obiettivi. La missione penso sia davvero proprio questo, andare e riconoscere il Signore che è già presente, non tanto portare il Signore, ma far emergere quei germi del verbo che il Signore ha sparso in tutto il mondo e che già sta coltivando. Come boliviano residente a Bergamo da diversi anni è un motivo di felicità per la comunità boliviana che abbiamo questa possibilità di fare più vincoli di fraternità fra Bolivia e Italia. 60 anni della missione di Bergamo con la Chiesa di Bolivia, veramente per tutti i residenti e stranieri qui in Bergamo è una cosa stupenda perché è un vincolo di unità, di fraternità, di fratellanza. Invito a tutti i miei connazionali a fare parte e venire a visitare questo rifugio che ha la bandiera della Bolivia. Con l'amministrazione precedente c'è stata questa opportunità insieme ai ragazzi della Cordigliera di dare questo rifugio in gestione per 15 anni ai ragazzi e sembrava fosse una cosa buttata lì, non è che era tanto creduta era fondata all'inizio, invece oggi è stata la prova che invece la forza e la determinazione di questi ragazzi ha creato e ha portato questo rifugio, ha dato vita a Cornalba, al Monte Albe. Mi sta salendo la pelle d'oca perché è una cosa davvero bellissima, era tutto morto, non c'era il bar, non c'era niente, abbiamo iniziato a aprire il bar, abbiamo iniziato con questo rifugio dei ragazzi, anche ieri con la gara dello Sherpa c'era tutta la gente di Cornalba felicissima perché alla fine vedevi tutti questa massa, questa ondata di giovani felici, contenti, ha riempito il paese, una boccata d'aria di vita a questo paesino che conta 300 anime. Perché si fa tutto questo? Per quello che sta succedendo oggi, per l'amicizia che si crea insieme, per tanti anni vissuti con i ragazzi in amicizia e in semplicità. Amici di Bergamo mi hanno fregato, mi hanno invitato qui e sono venuto e poi ti si appassiona e non si scende più.
Rifugio solidale perché poi tutto quello che si guadagna non va a noi, ma va a chi ne ha più bisogno, e nel nostro caso la missione di Amici in Bolivia. Si è giovani e bisogna farlo adesso perché è una bella esperienza e va colta al volo. Condividere tante belle cose, i miei amici che sono tutti qua dietro a farmi le foto, e poi in ogni posto d'Italia in cui giro adesso c'è un posto sul letto da qualcuno da scroccare, posso girare tutta Italia a trovare i miei amici. Benvenuti nella nostra chiesa, con gioia vi accogliamo in questa occasione così preziosa e anche unica in realtà. Sono frate Antonio Scabio, guardiano di questa fraternità, già con molti ci conosciamo, e siamo lieti di accogliervi nella nostra chiesa per la proposta di questo evento celebrativo degli 800 anni del presepe realizzato da San Francesco nel Natale del 1223 a Greccio. Il mio più caro benvenuto al nostro Vescovo, Sua Eccellenza Monsignor Corrado, anche al nostro Sindaco, Dottor Antonio Miatto, con la sua moglie, consorte, e poi anche la Professoressa Antonella Uliana, Assessore alla Cultura. Grazie di aver accolto il nostro invito, a rappresentanza anche un po' della Chiesa di Vittorio Veneto e della cittadinanza di Vittorio Veneto, e tutti voi, amici carissimi. Veramente il più cordiale benvenuto. La vostra presenza ci onora e invito anche Sua Eccellenza a una parola di saluto. Grazie. Vi saluto, ecco, ho accettato volentieri, anche perché questo anniversario del presepio ci lega a una devozione, perché è una devozione, il presepio non è soltanto un fatto estetico, è una devozione che caratterizza il nostro mondo occidentale. Il nostro mondo occidentale è caratterizzato da alcune devozioni che hanno come obiettivo la vita, l'umanità di Gesù. Quali sono queste devozioni? Pensate il presepio, ma pensate secondo la Via Crucis. E caso vuole che anche la Via Crucis è stata iniziata dai francescani minori e diffusa da un francescano minore, San Leonardo a Porto Maurizio, ma prima ancora nella Custodia. E poi terzo, il rosario, che medita i misteri della vita di Cristo. Ecco, il mondo orientale ha altre, non ha queste devozioni, diciamo, no? Altre devozioni, le icone o altro, no? Che poi abbiamo anche noi mutuato, però è molto importante. Quindi dire, sono 800 anni che ogni Natale noi costruiamo un presepio, alcuni lo fanno così per divertimento, per puramente esperienza estetica, ma il presepio non è altro che contemplare l'incarnazione del Signore Gesù nell'umiltà della carne, come la Via Crucis è contemplare la passione e morte di Gesù nell'umiltà della carne. Sono devozioni cristologiche, molto belle, guai se le perdessimo, quindi grazie che avete fatto questa, perché ci aiuta a capirlo e a gustarlo sempre più. Grazie a voi che siete numerosi e ci prestiamo a godere anche di questo momento. Grazie Eccellenza. E passo a presentare coloro che hanno reso possibile questo momento, e in particolare in un ensemble, voce, strumenti musicali, con Elena Modena, Ilario Gregoletto,
Elena Modena è laureata in lettere con menzione di stampa, diplomata in pianoforte, clavicembalo, organo, composizione, prepolifonia, metodo funzionale della voce. Referente progettuale del Centro Studi Claviere di Vittorio Veneto, da oltre 30 anni collabora con Ilario Gregoletto, suo marito, e ha pubblicato saggi di carattere musicale per Aracne, Pazzini, Zecchini. Voce strumentista di In Unum Ensemble, è membro in organico della Cappella Marciana Basilica di San Marco in Venezia. Predilige il repertorio sacro, monodico e polifonico di antica tradizione occidentale. Ha inciso per Rivo Alto, Tactus, CSC, Concerto, Amadeus, C-Voice. E poi Ilario Gregoletto, già insegnante di conservatorio come clavicembalista e forte pianista, ha studiato organo e strumenti antichi a fiato. Noto concertista, fra i primi in Italia si è dedicato all'interpretazione con criteri filologici anche con strumenti medievali a tastiera, a fiato e ad arco, di cui dispone, conservandoli, in una sua collezione personale. Ha all'attivo pubblicazioni di carattere filologico sulla storia degli strumenti musicali, ha inciso per le case discografiche Rivo Alto, Tactus, Brilliant, con strumenti, copie e originali. Fondamentale la collaborazione con Elena Modena nel repertorio medievale con strumenti coevi. Ecco, un applauso a questi. E poi a lato abbiamo gli attori Marta Dal Santo e Cristiano Moioli. Marta Dal Santo è nata e cresciuta a Thiene, Cristiano Moioli invece è nato a Bergamo. Entrambi sono attori diplomati all'Accademia Teatrale del Teatro Stabile del Veneto e da qualche anno sono coinvolti in vari spettacoli teatrali e lungometraggi cinematografici. Marta ha lavorato per una produzione cinematografica di Thiene ed è attiva nel campo della formazione teatrale, mentre Cristiano ha lavorato con il Teatro Stabile del Veneto di Padova. Un applauso anche ai nostri. Scusate il nepotismo, ma Marta è mia nipote e Cristiano è il suo ragazzo. Quindi giochiamo un po' in casa. Ebbene, allora i testi che saranno presentati saranno il racconto del presepe di Greccio, scritto da Fra Tommaso da Celano, del 1228, e la poesia Il Natale di Greccio del professor Filippo Ungaro, professore di Trani, un professore pugliese, che ha omaggiato questa poesia al Papa stesso e ne ha avuto un riconoscimento. E poi ci saranno 2 brevi testi del professor Fra Cesare Vaiani. Riguardo ai brani proposti in programma, si tratta di musiche per lo più di anonimi tratti da fonti italiane quali il Laudario di Cortona, il codice 56esimo di Cividale del Friuli dei secoli XIII e XIV, un inno e un alleluia del repertorio gregoriano, quest'ultimo dal proprio di San Francesco, 2 carols da codici inglesi del XIV e XV secolo. Ad essi si affiancano il Conductus, Beata Viscera Mariae, di Magister Perotinus, 1160-1230 circa, sommo esponente della scuola di Notre-Dame, Parigi, e 2 antifone sul tema della carità e della natività di Hildegarda di Bingen, monaca e abbadessa riscoperta pienamente in questi ultimi anni nella sua eccezionale poliedricità. Ci disponiamo quindi ad immergerci in questo ascolto in cui ci lasceremo raggiungere da quell'evento della notte del lontano Natale del 1223, lasciando che Santo Francesco ci accompagni dentro la tenerezza
di quel divino abbraccio. Buon ascolto. L'abbraccio. L'abbraccio è insieme contatto fisico e accoglienza reciproca. Due persone che si abbracciano danno ristoro reciproco all'anima e l'anima, nutrita di nuove energie, vitalizza il corpo. E la persona umana tutta insieme sente questa unità personale e comunionale, perché con quell'abbraccio rigenera nel sé e nel noi la pace. Nell'abbraccio il corpo nutre l'anima e l'anima sostiene il corpo e l'abbraccio avvolge entrambi. Eros e Agape si uniscono potenti per generare amore, di cui l'abbraccio è l'emblema, il simbolo, il sigillo. L'abbraccio nell'accoglienza reciproca, dentro quello spazio di affetto libero, sincero e fiducioso, diviene un'unica casa dove abitare insieme. Nell'abbraccio ritroviamo l'altro e noi stessi, lì dove si alimenta l'affetto,
l'amore, il perdono, la gioia dell'incontro, il ritrovarsi dopo essersi perduti, il ricongiungerci dopo esserci staccati. L'abbraccio dove abita la pace, dove abita la gioia, dove abita l'incontro disarmato e disarmante. L'abbraccio, il luogo della pace. Francesco Santo, amante, poeta, umanissimo e mistico, ci prende stasera per mano per portarci all'interno di quell'abbraccio che lui stesso vuole vivere e sperimentare, di esso godere, in esso tuffarsi e adagiarsi, lasciandosi andare, perché nell'abbraccio torniamo bambini e ritroviamo energie per ripresentarsi con coraggio alla vita, per stare con amore nel nostro quotidiano. Dio infinito si tuffa sulla terra, prende i piccoli confini di un bimbo, perché attraverso di lui l'infinito amore si espanda. Lui si fa bimbo per poterci tutti abbracciare. Quell'abbraccio che restituiva sicurezza, pace, fiducia, consolazione, quando da piccolini il nostro corpo e le nostre percezioni erano troppo piccole per far fronte a un mondo che desideravamo, ma che anche ci inquietava. Quell'abbraccio che anche oggi, divenuti adulti, ci fa sentire al sicuro perché amati. Nessuno è così ricco da non aver bisogno di un abbraccio. Nessuno è così povero da non poterlo donare. Sì, l'abbraccio, come il sorriso. Che la poesia, il canto, il racconto e il fascino ci catturino in quest'estasi che è stare fuori di noi quando accogliamo nell'abbraccio l'altro che ci abbraccia. Francesco Santo ci accompagna questa sera verso quelle piccole braccia perché il bimbo divino ci regali il suo divino abbraccio. Cari
Il presepe di Greccio. Il racconto più antico dell'episodio del presepe di Greccio si trova nelle prime delle biografie di Francesco, la prima scritta da Fra Tommaso da Celano, a breve distanza dalla morte di Francesco. Infatti egli morì la sera del 3 ottobre del 1226 e solo 2 anni dopo, nel luglio del 1228, Papa Gregorio IX procedeva alla sua canonizzazione. Come era uso, nel contesto della canonizzazione, il Papa comandò a un frate, esperto di lettere ed eccellente scrittore, Fra Tommaso da Celano per l'appunto, che aveva conosciuto personalmente Francesco, di scriverne la biografia. Nacque così la Vita Sancti Francisci, che il Papa stesso approvò nel febbraio del 1229. San Francesco morbi lecto, Cristo tane il suo cospetto, però che fosti ben perfetto e su diritto servidore. Tutto il mondo abbandonasti, novell'ordi dei piantasti, pace in terra annunziasti, come fece il Salvatore. Laudar voglio per amore, l'opprimer fratelli minore. In tutte cose lo seguisti, vita d'apostoli facesti, molta gente convertisti, a laudare il suo gran nome. La mia aspirazione più alta, il desiderio dominante, la volontà più ferma era di osservare perfettamente e sempre il Santo Vangelo e di imitare fedelmente, con tutta la vigilanza, con tutto l'impegno, con tutto lo slancio dell'anima e del cuore, la dottrina e gli esempi del Signore nostro Gesù Cristo. Meditavo continuamente le parole del Signore e non perdevo mai di vista le sue opere, ma soprattutto l'umiltà dell'incarnazione
e la carità della passione avevo impresse così profondamente nella memoria che difficilmente mi riusciva di pensare ad altro. È con questo spirito, degno di perenne memoria e di devota celebrazione, che Francesco celebrò il Natale del Signore, 3 anni prima della sua gloriosa morte, a Greccio. C'era in quella contrada un uomo di nome Giovanni, di buona fama e di vita anche migliore, ed era molto caro al beato Francesco, perché, pur essendo nobile e molto onorato nella sua regione, stimava più la nobiltà dello spirito che quella della carne. Circa 2 settimane prima della festa della Natività, il beato Francesco, come spesso faceva, lo chiamò a sé e gli disse: Se vuoi che celebriamo a Greccio il Natale di Gesù, precedimi e prepara quanto ti dico. Vorrei fare memoria del bambino nato a Betlemme e in qualche modo vedere con gli occhi del corpo i disagi in cui si è trovato per la mancanza delle cose necessarie a un neonato, come fu adagiato in una greppia e come giaceva sul fieno tra il bue e l'asinello. Appena l'ebbe ascoltato, il fedele e pio amico se ne andò sollecito ad approntare nel luogo designato tutto l'occorrente, secondo il disegno esposto dal santo. Già l'ombre s'appressavano della sacra notte, quando, desioso di nunziato e novo portento, di pastori folto uno stuolo, in sparse frotte, dalle convalli all'eremo in cor iva contento. Rigor dell'ultimo mese raggelava i loro visi, ma fuoco d'amor era in quell'anfratto roccioso della reatina altura, ove il poverello d'Assisi con frate Giovanni la greppia pose premuroso. Rex Magni
Tommaso da Celano, raccontando del presepe, mette a fuoco ciò che colpisce in maniera speciale Francesco: la povertà di Gesù nella sua nascita e i disagi del neonato. Tale attenzione è ribadita mettendo a fuoco la semplicità, la povertà e l'umiltà come le virtù caratterizzanti quella scena, ma attraverso la descrizione si capisce che tale povertà, prima di essere quella di Francesco, è la povertà di Gesù. È un'intuizione tipica di Francesco che vede la povertà radicale nell'incarnazione, espressa anche esteriormente nel contesto povero della nascita. La narrazione di Tommaso insiste sull'importanza del far memoria, che è anche un sottrarre alla dimenticanza, un pieno coinvolgimento dei sensi, dalla vista che le innumerevoli immagini di luce danno, all'udito che, con i canti e la voce stessa di Francesco così attentamente descritta, fino al tatto con il bimbo risvegliato e preso in braccio, e il gusto con il gesto goloso del leccarsi le labbra ogni volta che pronuncia il nome di Gesù. Un coinvolgimento totale che diventa annuncio di gaudio, un tripudio estatico, fisico e spirituale. E giunge il giorno della letizia, il tempo dell'esultanza. Per l'occasione sono qui convocati molti frati e uomini e donne arrivano festanti dai casolari della regione, portando ceri e fiaccole per illuminare quella notte, nella quale s'accese splendida nel cielo la stella che illuminò tutti i giorni e i tempi. Arriva alla fine Francesco, vede che tutto è predisposto secondo il suo desiderio ed è raggiante di letizia. Si accomoda la greppia, vi si pone il fieno e si introducono il bue e l'asinello. In quella scena commovente risplende la semplicità evangelica, si loda la povertà, si raccomanda l'umiltà. Greccio è divenuto come una nuova Betlemme. Questa notte è chiara come pieno giorno
e dolce agli uomini e agli animali. La gente accorre e si allieta di un gaudio mai assaporato prima, davanti al nuovo mistero. La selva risuona di voci e le rupi imponenti echeggiano i cori festosi. I frati cantano scelte lodi al Signore e la notte sembra tutta un sussulto di gioia. Francesco è lì estatico di fronte al presepio, lo spirito vibrante di compunzione e di gaudio ineffabile. Poi il sacerdote celebra solennemente l'Eucarestia sul presepio e lui stesso assapora una consolazione mai gustata prima. Francesco si è rivestito dei paramenti diaconali perché era diacono e canta con voce sonora il Santo Vangelo. Quella voce forte e dolce, limpida e sonora, rapisce tutti in desideri di cielo. Poi parla al popolo e con parole dolcissime rievoca il neonato re povero e la piccola città di Betlemme. Spesso, quando voleva nominare Cristo Gesù, infervorato di amore celeste, lo chiamava il bambino di Betlemme. E quel nome, Betlemme, lo pronunciava riempiendosi la bocca di voce e ancor più tenero affetto, producendo un suono come belato di pecora. Betlemme, il bambino di Betlemme. E ogni volta che diceva bambino di Betlemme o Gesù,
Passava la lingua sulle labbra quasi a gustare e trattenere tutta la dolcezza di quelle parole. Vi si manifestano con abbondanza i doni dell'Onnipotente e uno dei presenti, uomo virtuoso, ha una mirabile visione. Gli sembra che il bambinello giaccia privo di vita nella mangiatoia e Francesco gli si avvicina e lo desta da quella specie di sonno profondo. Nella visione prodigiosa discordava dai fatti, perché per i meriti del santo il fanciullo Gesù veniva risuscitato nei cuori di molti che l'avevano dimenticato e il ricordo di lui rimaneva impresso profondamente nella loro memoria. E di vil panno, un involto messo sulla paglia, di Gesù, disse il frate, e di sua famiglia dolce, con la mistica pace ch'ogni creatura abbaglia, e di beatitudine immensa l'anima rapita molce. Canti gaudiosi e non picciola lode al Signore, verso le vivide stelle spiravano in devozione. Mentre gloria rendeva Francesco al Salvatore, e dall'Eucaristia meditava in contemplazione. Ciascun dei presenti d'estasi cadde nell'incanto, e da tal altro, uomo di fe e di virtù compito, di veder parve in culla un pupo vero e santo, di real stampo e tra cori d'angioli assopito.
Terminata quella veglia solenne, ciascuno tornò a casa sua pieno di ineffabile gioia. Il fieno che era stato collocato nella mangiatoia fu conservato perché per mezzo di esso il Signore guarisse nella sua misericordia giumenti e altri animali. E davvero è avvenuto che in quella regione giumenti e altri animali colpiti da diverse malattie, mangiando di quel fieno, furono da essi liberati. Anzi, anche alcune donne che durante un parto faticoso e doloroso si posero addosso un poco di quel fieno, hanno felicemente partorito. Alla stessa maniera numerosi uomini e donne hanno ritrovato la salute. Oggi quel luogo è stato consacrato al Signore e sopra il presepio è stato costruito un altare e dedicata una chiesa ad onore di San Francesco, affinché là dove un tempo gli animali hanno mangiato il fieno, ora gli uomini possano mangiare, come nutrimento dell'anima e santificazione del corpo, la carne dell'agnello immacolato e incontaminato, Gesù Cristo nostro Signore, che con amore infinito ha donato se stesso per noi. Egli, con il Padre e lo Spirito Santo, vive e regna eternamente glorificato nei secoli dei secoli. Amen. Il serafico in braccio prese il divino amore, con leve gesto lo destò dal celestiale riposo. Presso il bue e l'asinello gli diede soffuso calore, all'umile gente il prodigio lustrando gioioso. Opera mirifica di Francesco in loco montano, in Greccio così nacque il presepe miniero. In gloria ne scrisse Tommaso minor da Celano,
ai secoli fama fidando del venerato mistero. Già questo applauso così caloroso ha detto tutta la nostra gratitudine, perché ci hanno portati nel Medioevo di San Francesco e ci hanno fatto così rimanere d'incanto di fronte al presepe, di fronte alla bellezza di questi testi, di questi brani, di fronte alla bellezza che Francesco d'Assisi ci offre, perché lui è rimasto incantato dalla bellezza del Cristo fatto uomo. E allora un po' di questa bellezza l'abbiamo gustata anche noi questa sera. Ancora grazie a Ilario, Elena, Marta e Cristiano. Vogliamo anche ringraziare la Tenda TV, nella persona qui presente, del tecnico che è Stefano Faraon, grazie. Grazie ancora, grazie ai nostri artisti, buon rientro e buona serata. Come
Bentrovati cari amici amanti della cultura e amanti della terza pagina di questa vostra emittente che informa il territorio. Il nostro lavoro vuole portare la cultura alla gente e la gente alla cultura, ma non solo. Vuole anche provare a mettere insieme grandi musicisti, grandi professionisti, grandi docenti e grandi talenti. Creare così un rapporto di comunicazione tra questi formati professionisti della musica, chi insegna e i ragazzi che stanno studiando, e sentirete che ragazzi, per diventare qualcuno con la musica. Il concerto che vi proponiamo oggi è appunto la dimostrazione del senso che abbiamo dato a questo nostro lavoro, cioè quello di mettere in comunicazione le varie componenti della cultura per fare sempre cultura più ad alto livello. E appunto per confermare quanto appena detto, il programma di questo concerto di Antonio Vivaldi, il favorito concerto per violino e orchestra in Mi minore RV 277 con solista Giada Fiorin, un grande talento. Ancora di Antonio Vivaldi, il grosso Mogul, concerto per violino e orchestra in Re maggiore RV 208 con solista un altro grande talento, Emanuele Bastanzetti. E terzo brano in programma, le solennità della Santissima Lingua di Sant'Antonio, concerto per violino e orchestra in Re maggiore RV 212 con solista Francesco Zanchetta. E si continua ancora con Antonio Vivaldi con il concerto per 4 violini solisti ed orchestra in Re maggiore RV 549 con solisti Emanuele Bastanzetti, Giada Fiorin, Elisabetta Levorato e Francesco Zanchetta. E dopo alcune tra le più belle composizioni di Antonio Vivaldi, di Giovanni Battista Platti, il concerto per violoncello ad orchestra in Do minore, violoncello solista, un grande maestro Giuseppe Barutti. In conclusione, ancora Antonio Vivaldi con le solennità della Santissima Assunzione di Maria, concerto per violino d'orchestra in Do maggiore RV 582, violino solista, ritorna il fantastico Francesco Zanchetta. Buon ascolto.
Dio.